La guida definitiva per il bolentino. Fra parentesi, canna da natante. Questo non è un video, questa è una produzione cinematografica. Ragazzi, non spaventatevi, avete 2 ore, ripeto, 2 ore di video. Ma non dovete farlo tutto in una volta perché sennò andate fuori di testa. Io e Fabrizio Schirru abbiamo pensato che potesse essere utile fare un po' di chiarezza su questo argomento. Come vi ho detto, è un video molto lungo, ma non spaventatevi. Avete in descrizione, qui sotto, e dovete imparare a usare queste funzionalità, l'elenco con tutti i punti principali. Quindi andate a cercarvi i capitoli, fate il video, lo fate a pezzi e vi guardate tutte le cose magari in tempi diversi, perché se no dovete andare a comprare una bella scatola di popcorn, una birra fresca e altro che fin qua. 2 ore ragazzi, 2 ore. Bene, iniziamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like sulla fiducia, se dopo il video non vi piace lo togliete, ma intanto mettetelo adesso, perché per noi è molto molto importante. Se questo video andrà bene, come spero, perché il lavoro secondo me, soprattutto quello fatto da Schirru, è eccezionale, ripeto, se questo video andrà bene, ne seguiranno altri sulle altre tecniche di pesca, quindi cercheremo di fare proprio un lavoro che vada bene a tutti. Bando alle ciance, iniziamo. Ne abbiamo di parlare adesso. Ma prima di tutto vi presento Fabrizio, per chi non lo dovesse conoscere. È un mio carissimo Buongiorno a amico da tutti. tanti anni e mi fa veramente piacere averlo qui ospite sul canale. Per me è proprio il vero guru del bolentino. Pochi giorni fa, qualche giorno fa, ha vinto anche la gara più importante che fanno in Sardegna, il Bolentino Day, e oggi siamo riusciti a organizzare questa registrazione di questo video in cui soprattutto lui, per quel che posso anch'io, andremo un po' a spiegarvi cosa bisogna fare, come bisogna attrezzarsi, un po' di trucchi e segreti proprio su questa tecnica che è tanto sviluppata, ma anche abbastanza difficile. Allora Fabrizio, raccontaci un po'. Innanzitutto dove lavori? Allora, io sono il titolare di Matti per la Pesca a Cagliari. Da ragazzino, da giovane, sono stato subito folgorato dalla pesca a bolentino. Adesso, per correttezza, diciamo che il bolentino però è la lenza a mano. Noi facciamo canna da natante, però ovviamente per comodità lo chiamiamo bolentino perché diciamo le persone che si avvicinano oggi a questo tipo di pesca lo conoscono in questo modo, quindi va bene, chiamalo bolentino. Iniziamo subito parliamo un po' delle attrezzature. Parliamo delle attrezzature anche perché ho notato, io stando in un negozio e parlando con tante persone, ho notato che nel bollettino ci sono tanti errori, tante cose sbagliate sulle attrezzature. E questo purtroppo, devo dirlo, in parte è stata colpa anche dei negozianti che vendevano delle attrezzature, secondo me, sbagliate alle persone che magari non erano molto pratiche. Quindi oggi facciamo un po' di chiarezza e un po' di luce su cosa dobbiamo andare a comprare per fare questa pesca in modo corretto. Partiamo subito dal primo attrezzo che è, diciamo, il più importante forse, la canna. Allora, primo grande errore che ho sempre notato è che le persone credono che la canna nella pesca da barca sia una canna corta. Primo grande errore, perché noi utilizziamo invece delle canne molto lunghe. E questo è il primo scoglio che io ho dovuto affrontare parlando ripeto, con i miei clienti o parlando con i centinaia di corsisti a cui ho insegnato questo tipo di pesca. Quando parlo di canne lunghe, molti rimangono sbalorditi. E questo è una cosa che per noi è molto importante. Allora, vi spiego subito. Allora, noi utilizziamo normalmente, quando andiamo a pescare, delle canne mediamente di 3 metri.
Io non parlo di gare, perché nelle gare noi utilizziamo delle canne molto più lunghe, parliamo anche di 4-5 metri, ma in questo caso la gara non ci interessa. Quindi diamo un range di canne che una persona può comprare per iniziare, e diciamo che possiamo ragionare sui 2,70 m fino ad arrivare a 3 metri e ai 3,5 metri, che sono delle canne già con cui noi possiamo fare una pesca perfetta. Perché la canna lunga è meglio di una canna corta? Questa è la prima domanda che tutti ovviamente mi fanno. Cosa molto importante? Allora, con una canna lunga noi possiamo innanzitutto gestire molto meglio i pesci. Cosa vuol dire? In un combattimento con un bel pesce, la canna lunga ci dà un gran vantaggio. Noi possiamo utilizzare la canna mettendola addirittura completamente in acqua, come se la canna fosse una frizione, e quindi ci dà la possibilità di sopperire a errori, magari perché abbiamo la frizione troppo chiusa. Prima cosa. La canna lunga ci dà la possibilità di essere molto più rapidi, quindi in ferrata una canna di 3 metri, 3 metri e mezzo è molto più veloce rispetto a una canna di 2,70 metri. E quindi già vedete che i vantaggi della canna lunga iniziano ad essere già abbastanza. Un'altra cosa importante, tutti dicono ma la canna corta in barca, in gommone è più comoda. Non c'è niente di più sbagliato, perché immaginatevi di essere in una piccola imbarcazione di 4-5 metri. Magari siamo in 3 persone, con una canna corta peschiamo tutti in un metro quadro. Invece, utilizzando delle canne lunghe, noi allargando, aprendo le canne, possiamo prendere distanza l'uno dall'altro e quindi non darci fastidio. Altra cosa molto importante. Però, come al solito, io lascio per ultimo la cosa più importante. La cosa più importante è che con una canna lunga noi possiamo gestire dei travi lunghi. Travi lunghi vuol dire che andremo poi a spiegare nell'ultima parte di questo video che il trave è la parte più importante della pesca a bolentino, e più noi utilizziamo travi ampi con braccioli lunghi, più siamo vincenti. Per fare questo però dobbiamo per forza utilizzare una canna lunga. Avendo una canna corta noi il trave lungo non lo possiamo utilizzare. Quindi vedete già che abbiamo tanti vantaggi su una canna lunga rispetto a una canna corta. Lo svantaggio della canna lunga è che ovviamente, essendo una canna lunga, tende a essere un po' più pesante e a sbilanciarsi un po' di punta. Quindi magari con una canna lunga a fine pescata un po' di dolori alla schiena, un po' di fatica noi la andiamo a sentire. Però è anche vero che stiamo facendo uno sport, è come quando giochiamo a calcetto, a fine partita siamo tutti stanchi ma tutti felici. La stessa cosa io la ragiono sulla pesca. Tornare a casa con un po' di dolore ma con tanti pesci può essere una cosa comunque divertente. Quindi abbiamo già visto... Dimmi Davide. No, assolutamente, sono perfettamente d'accordo con te. Nulla da dire, nulla da eccepire. Anche per me la canna lunga nella pesca di canna di natante o pesca bolentino, come vuoi chiamarla, è veramente una cosa fondamentale. E soprattutto una canna, per esempio per i miei gusti, che abbia molta schiena e una punta sufficientemente morbida e sensibile dove riesco a vedere anche le toccate più leggere. Poi una canna lunga ci aiuta anche moltissimo in caso di rollio della barca, riuscendo ad accompagnare bene e mantenere sempre il piombo appoggiato sul fondo. Perfetto. Tu hai detto delle cose molto giuste e mi hai lanciato un assist. Allora, la canna, ovviamente, la caratteristica principale, oltre alla lunghezza, deve essere l'azione. Allora, nelle canne da bolentino, l'azione deve essere di punta. Cosa intendiamo noi per azioni di punta? Azione di punta vuol dire che la canna è in tutte le sue parti molto, molto rigida e avrà la flessione solo esclusivamente nel cimino. Tant'è che tutte le canne da bolentino di ottimo livello sono canne in 2-3 pezzi più cimino, quindi noi sostituendo il cimino possiamo cambiare anche l'azione della canna. E qui ovviamente tutti quanti iniziano a fare le classiche domande: qual è la canna più sensibile? Allora, partiamo subito dal presupposto che se tu peschi in basso fondo o
con fondi importanti la canna può completamente cambiare. Cioè, io vivo in Sardegna, siamo abituati a pescare a almeno 40, 50, 60 metri. Da noi c'è quasi sempre vento, utilizziamo dei piombi abbastanza importanti, quindi parliamo dai 100 grammi a salire. Quindi normalmente io utilizzo delle canne molto dure e fra i tanti cimini che io utilizzo il cimino più duro. E tutti mi chiedono per quale motivo, visto che il cimino morbido dovrebbe essere più sensibile. Allora a quel punto io cerco di farvi ragionare sul fatto che in 20 metri d'acqua, in una giornata col mare piatto, senza corrente, noi utilizziamo un piombo leggerissimo e magari il cimino light, il più morbido, riesce a essere sensibile, riesce a vedere tutte le micro mangiate. Però immaginatevi invece una situazione dove stiamo pescando a 60 metri di fondo con un piombo da 150 e mare, quindi ci fa muovere il cimino continuamente. Il cimino morbido, oltre a piegarsi, quindi a finire col piombo, non riesce a farci leggere bene le mangiate, mentre invece un cimino più rigido noi riusciamo a vederlo e riusciamo a interpretare quali siano i movimenti del mare e quali siano i movimenti del pesce. Quindi se noi peschiamo in basso fondo, perfettamente una canna un po' più morbida, un po' più light. Se andiamo invece a pescare a 40, 50, 60 metri, che per me sono le profondità standard, nel bolentino noi utilizziamo, ripeto, canne più dure con cimini molto più rigidi. Hai qualche esempio di qualche canna? Allora, vi faccio vedere, la cosa più facile è farvi vedere la canna che io normalmente utilizzo. Ok? Allora, io utilizzo, non so se la vedete, allora, vediamo un attimino di farla vedere. Questa è la mia Genetic Pro, una canna di tubertini che esiste già da svariati anni, che io utilizzo per fare le mie gare quando sono con la mia barca. Ovviamente quando si fanno gare su canna da natante si utilizzano canne più lunghe, però quando io vado a pescare per conto mio utilizzo questa canna qua. Allora, questa canna qui ha una caratteristica. Allora, lunghezza 3,30 metri. È una canna in 4 pezzi e insieme alla canna ti danno doppio sottovetta, uno strong e uno light, e un doppio cimino, uno light e uno medium. Quindi cambiando i pezzi di questa canna tu puoi avere delle azioni completamente diverse. E anche qui, quando io vado a pescare in basso fondo, le poche volte che vado a pescare in basso fondo, utilizzo tutta la versione light, cercando di ammorbidirla il più possibile. Quando invece vado a farmi le mie solite pescate a 50-60 metri, tendenzialmente uso il sottovetta qualche volta light, qualche volta strong, e la cima sempre dura. Ok? Questo mi permette, come vi ho detto, di vedere le mangiate anche in situazioni di mare mosso e di vento, che purtroppo da noi in Sardegna c'è perennemente. Anche d'estate, quando il mare è piatto, poi arrivata a una certa ora arriva la termica e noi peschiamo sempre con almeno mezzo metro, se non un metro d'onda. Il mulinello che ho visto abbinato è un mulinello apposta per il bolentino o è uno spinning che viene usato anche per bolentino? Allora, entriamo nel discorso mulinello. Allora, dicendo le cose come stanno, un vero mulinello da bolentino non esiste, ok? Noi dobbiamo andare a vedere le caratteristiche. Allora, le caratteristiche del mulinello da bolentino sono fondamentalmente la lentezza, cioè a noi serve un mulinello lento, che sembra una cosa strana visto che andiamo a pescare a grandi profondità. Lento perché? Perché quando noi andiamo a far calare il piombo e poi lo ritiriamo su, i travi iniziano a girare. Più noi siamo veloci, più il trave tende a girare. Quindi se noi utilizziamo un mulinello troppo veloce, rischiamo ogni 5-10 minuti di dover prendere un trave costruito con tanta fatica e doverlo buttare. Quindi nel bolentino si utilizzano dei mulinelli lenti.
Il mulinello lento è un mulinello che è normalmente un mulinello da surf. Adesso io in questi ultimi periodi sto usando, è un mulinello nuovissimo, si chiama Flight, il Flight Surf di Okuma, un mulinello lento, dovrebbe essere, se non ricordo, 4-3-1, ok? Bobina ampia, lo vedete? È match, quindi molto poco scavata, in modo tale che il filo esca velocemente senza fare attrito. Questi tipi di mulinelli sono degli argani, cioè sono lenti però costanti, quindi noi non andremo a sentire il peso di un eventuale pesce, anche di un pesce importante, o lo stesso peso del piombo, che quando andiamo a calare 3, 4, 500 volte inizia a farsi sentire. Ok? Molto interessante il discorso dell'uso del mulinello da surf, è anche molto interessante quella bobina che è veramente bassissima. Ma che tipo di multifibre, che spessore, che PE usi quando lo devi caricare? Allora, hai detto già una cosa interessante. Parliamo subito di PE, perché anche qua, parlando con tanti pescatori, c'è chi preferisce il nylon, c'è chi preferisce il PE, eccetera, eccetera. Io sono uno di quelli che, non pescando poco pesci di galla, uso sempre trecciato, perché se noi se ragioniamo pesca da boghe, pesca di surelle, eccetera, eccetera, ragioniamo sul nylon. Ma qui in Sardegna quella è una pesca che non si fa, io faccio solo quando parto fuori e vado a fare le finali degli italiani, allora utilizzo il nylon. Quando andiamo a pescare in profondità utilizziamo sempre il PE. Qual è il vantaggio del PE? Allora, il grande vantaggio del PE è innanzitutto che a parità di spessore il PE ha un carico di rottura molto più alto rispetto al nylon, quindi noi, mentre prima si utilizzavano uno 0,20, 0,30 in bobina di nylon, noi possiamo permetterci di utilizzare uno 0,10. Io normalmente quando faccio gare uso anche lo 0,8, 0,10, 0,12. Quindi abbiamo un filo finissimo che tiene tantissimo e che taglia perfettamente l'acqua e la corrente. Quindi quando siamo in pesca avremo sempre un filo verticale che ci permette di essere velocissimi in ferrata. Soprattutto perché il PE, a differenza del nylon, non ha allungamento. Quindi quando noi andiamo a dare la ferrata arriva immediatamente in profondità, mentre il nylon, avendo un allungamento, è leggermente più lento e oltretutto, utilizzando nylon un po' più grossi, tende a fare la classica pancia che si forma quando c'è corrente. Tutto quello lì, tutta quella roba lì ci rende più lenti. Sono stato abbastanza chiaro? Sì, assolutamente. Poi aumenta di molto anche la sensibilità delle toccate dei pesci, cioè Essendo rigido, sì. indipendentemente dalla ferratura, anche la toccata stessa del pesce è molto più, la canna diventa molto più sensibile con un filo in multifibre. Ovviamente bisogna avere gli anelli adatti, non si possono utilizzare qualsiasi tipo di canna, magari anche quelle super economiche, perché dopo si rischia di utilizzare anelli che non hanno pietre e si rovinano abbastanza facilmente con il PE e soprattutto non hanno tutte quelle caratteristiche che invece dobbiamo avere e abbiamo bisogno per riuscire a pescare nel modo corretto. Hai detto un'altra cosa molto molto importante, attrezzatura economica. Allora, non diciamo marche, non facciamo, cerchiamo di essere neutri. Quello che io dico a chi si approccia oggi alla pesca, ma anche a chi già la fa da tanto, nella pesca spendere poco vuol dire avere risultati scadenti e non essere mai contenti. Spendere per prodotti di qualità è sempre vincente. Vi accorgerete che nella pesca chi spende di più alla fine spende meno. Cioè, tu compri un mulinello, come può essere questo mulinello qua, che è un mulinello che costa intorno ai 200 e passa euro, ed è un mulinello che ti durerà per tanti anni, ma soprattutto ti darà le risposte che ti servono. Anche perché io ho notato, ripeto, avendo un negozio, che molti clienti iniziano a comprare dei prodotti economici, poi vanno sul prodotto medio, poi vanno sul prodotto di qualità. Alla fine si accorgono che hanno speso 3 volte. Quindi, ovviamente, se uno se lo può permettere, il consiglio che io do sempre è di andare a comprare un prodotto di qualità.
non diamo marche, però nella pesca la qualità alla fine paga sempre. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Poi, considerando quanto costa oggi come oggi un'uscita in pesca, parlando dal semplice carburante che è alle stelle, piuttosto che quello che costa il tempo libero, perché il tempo libero oggi come oggi ha un valore incredibile, bisogna fare delle valutazioni e soprattutto avere il rischio di magari prendere il pesce della vita o comunque un bel trofeo e trovarsi a perderlo perché magari uno ha risparmiato sul filo piuttosto che sul mulinello o sulla canna, insomma, è anche un po' un peccato. Ovviamente non occorre spendere miliardi, perché ci sono anche mulinelli che costano appunto oltre i 500-600 euro. Mi viene in mente, non so, Shimano Stella, per esempio. Io posso fare anche nomi e marchi, non ci sono problemi. Penso che una cifra, invece un range di cifre proprio dai 200 ai 300 euro è la cifra corretta per quello che riguarda i mulinelli, per avere un rapporto qualità-prezzo. Bisogna anche considerare che il mulinello non si può utilizzare per 1 o 10 uscite, cioè deve durare un po' di tempo. Se non è un mulinello di qualità, dopo 2-3 mesi utilizzandolo in mare con l'acqua salata si sa benissimo che perde le proprie caratteristiche e dopo non funziona più. Allora, a proposito di questo, Davide, vorrei dirti, allora, visto che prima stavamo parlando di questo mulinello qui, allora io ho detto anche il prezzo. Allora, questo mulinello qua, per esempio, nella sua categoria è un mulinello top. Per quale motivo? Allora, è un mulinello in carbonio. La problematica quando noi compriamo dei mulinelli da surf abbastanza grandi è il peso, ok? Quindi per avere un mulinello come serve a noi, serve un mulinello abbastanza grande e abbastanza potente. Se tu vai a comprare, per esempio, un mulinello economico, peserà 600-700 grammi e quello sì che a lungo andare sulla pescata ti pesa. In questo caso il Flight, per esempio, è un mulinello in carbonio. Costicchia un po' di più, però pesa 470 grammi. In questo caso il costo è inversamente proporzionale al peso. Io nella pesca, che sia bolentino, che sia traina, che sia pesche verticali, la prima caratteristica che do per la qualità è il peso. Il peso nell'attrezzatura è fondamentale. Sì, sì, Quindi questo andate a comprare attrezzature di qualità e più sono leggere, più costeranno, però allo stesso tempo vi faranno pescare molto meglio. Questo ormai l'ho imparato e questo errore io non l'ho, diciamo che l'ho fatto poco già dall'inizio, ora proprio è un errore che io non faccio più. Risparmiare 50 euro per comprare un mulinello più pesante è un grosso errore. Ovviamente parliamo sempre se uno poi se lo può permettere, perché ovviamente non ci permettiamo di entrare nelle tasche di nessuno. Magari ci sono delle persone che pur di andare a pesca fanno grossi sacrifici. Però il consiglio che ho sempre dato io anche da negoziante, quando qualcuno non se lo può permettere di comprarsi un mulinello, dico sempre, non compratelo subito, aspetta magari qualche mese e comprati poi quello buono, invece di comprartelo subito e magari comprare una cosa di cui tu non sarai mai contento. Questa è una cosa su cui io batto sempre e il mio negozio è proprio un esempio, nel senso che io non vendo attrezzature economiche, vendo attrezzature medie e medio-alte che tutti si possono permettere, poi si cerca sempre di trovare l'attrezzatura giusta per ogni persona. È anche vero che se una persona va a Bolentino ogni settimana è ovvio che si debba comprare un'attrezzatura di alto livello. Se una persona va a Bolentino una volta ogni tanto si può tranquillamente comprare anche un'attrezzatura di medio livello. Questo è certo, importante. Quanto usi l'attrezzatura è fondamentale, perché non ti puoi sempre comprare attrezzatura top su tutto. certo. Facendo dammi un secondo ancora, un'ultima parentesi, che nelle attrezzature d'elite il bolentino per assurdo è quella che forse dove spendi meno, perché un top di gamma di canna viene intorno ai 200-200 euro, e anche un mulinello, a differenza magari di una traina dove un top di gamma può costare 600-800 mila euro, quindi è anche una pesca dove le attrezzature non costano una cifra assurda. No, no, questa è una cosa anche assolutamente importantissima.
Vuoi dire ancora qualcosa sui trecciati fluorocarbon? Abbiamo detto quali sono le caratteristiche generali, ma io andrei un po' anche al dettaglio, cioè PE, quindi cosa consigli per una pesca sui 30 metri, sui 50 e metti massimo 80? Allora, io consiglio, a meno che uno non voglia avere 10.000 mulinelli con 10.000 fili diversi, quando vai a mettere un multifibra dello 0,10, secondo me sei coperto su tutte le profondità. 0,10 è proprio, secondo me, la cosa giusta, però si può tranquillamente utilizzare anche uno 0,12. Fate, giusto per chi non ha un'idea 0,10, 0,12, io con uno 0,14 vado a pescare anche in corrente, in light, e in corrente con lo 0,14 ho fatto pesce anche di 6, 7, 8 kg. Quindi per darvi la proporzione, quando noi andiamo a fare Bolentino e mediamente peschiamo pesci di mezzo chilo, 300, 800, un chilo, uno 0,10 ne abbiamo veramente in abbondanza. Quindi non esagerate con i fili, non esagerate con i finali, perché più siamo spessi, più ci viene difficile pescare, più siamo spessi, meno prendiamo pesci belli. Questa è proprio una cosa che voglio puntualizzare per i meno esperti, perché Certo. ovviamente una persona che si affaccia per la prima volta alla pesca, secondo me ha l'idea che più vai grosso, più prendi pesci grandi. E invece è esattamente il contrario. Per riuscire a prendere i pesci grandi tu devi essere molto molto leggero. E quando vai molto leggero, ritorniamo al discorso qualità. Devi comprare dei prodotti di qualità. Hai un marchio, un modello di filo 8, 12 capi, non lo so, c'è qualcosa che ti piace di più rispetto a quello che offre adesso il mercato, vista la tua propria esperienza? Cosa usi Allora, tu? io personalmente ormai sono abituato a usare multicolor. Multicolor, per chi non lo sa, sono dei trecciati che cambiano colore ogni 10, ogni 20 metri, in modo tale da darti un riferimento anche della profondità. Un filo qualità-prezzo molto apprezzato e che io vendo tantissimo è il Vilar di Tubertini. Un ottimo prezzo, una super resa. Quest'anno poi usciremo, penso, tra luglio e agosto anche con un filo fatto proprio da me, sempre un multicolor che cambiano i 10 metri, che sarà marchiato Matti per la pesca ed è un filo che io ho scelto fra tanti, però la verità è che anche il Viral di Tubertini è ottimo, si può andare con Sunline, col Siglon, un filo molto buono, e poi ci sono tanti fili buoni, diciamo che oggi sui fili ce ne sono tanti, diciamo poi alla fine uno va un pochettino anche in base alla propria tasca. Partono Ok. dai 20 euro ai 50 euro, ci sono 1000 fili buoni. Ok. Fluorocarbon. Ecco, fluorocarbon è un altro tasto dolente. Tasto dolente perché? Allora, partiamo dal presupposto che io uso solo esclusivamente fluorocarbon. Probabilmente andrò contro tanti miei colleghi, forse anche molto più bravi di me, che utilizzano nylon, ma io il nylon ormai non lo utilizzo più per niente. Fluorocarbon, per chi non sapesse, è alla vista, così per una persona alle prime armi, può sembrare un nylon. Il fluorocarbon invece ha una grossissima caratteristica, che sott'acqua è invisibile e oltretutto rispetto al nylon, anche lì non ha allungamento, quindi è un filo rigido. Quindi noi abbiamo trasparenza e rigidità, che ci dà anche lì velocità. Ok? Sì, L'unico difetto del fluorocarbon, io dimmi. aggiungerei anche resistenza all'abrasione, che Resistenza all'abrasione che, scusa, mi sono dimenticato. no, vabbè. Quindi all'abrasione intendiamo che non è una cosa di poco conto. Abrasione sia alle rocce, quindi quando strisciamo, sia ai denti dei pesci. Soprattutto i denti dei pesci, sì, quello Soprattutto i stavo denti dei pesci. pensando. Lo andrete a vedere soprattutto quando troverete le tanute, che è uno dei pesci principali che noi andiamo a prendere a Bolentino, che hanno dei dentini simili a quelli dei piranha. Quindi se tu non riesci a slamare velocemente la tanuta, dopo pochi secondi avrai proprio il filo, lo sentirai proprio al tatto che sarà completamente rovinato, sembra carta vetrata. A quel punto tu dovrai cambiare tutto il trave, mentre il O, fluorocarbon o, tiene decisamente molto di più. o cambi solo il terminale, cioè dopo vedremo come si fa, andare a Poi cambiare sì, semplicemente
l'amo con il col suo pezzo di bracciolo. filo, insomma. Là ci sono diverse teorie, io stesso negli ultimi anni ho cambiato teoria, ma questa, diciamo, lasciamola come ultima parte. Assolutamente. Le due problematiche del fluorocarbon sono il fatto che il fluorocarbon ha grossa memoria, quindi quando noi andremo a creare un nodo col fluorocarbon sarà, non dico impossibile, ma difficilissimo rimettere il fluorocarbon dritto, e quindi dopo un po' il fluorocarbon andrà cambiato, e il fatto che il fluorocarbon ha un costo importante. Però anche lì io nel mio negozio ho tutti i fluorocarbon più belli che ci sono, e la mia battaglia è sempre per andare a comprare il fluorocarbon più bello e più costoso. Le persone mi dicono sempre, però tu certo hai un negozio, quindi per te è meglio che noi ci compriamo un fluorocarbon costoso. No, perché per assurdo più il prodotto costa, meno noi guadagniamo. Però è anche vero che il fluorocarbon è l'ultima parte della nostra pesca, l'ultima parte della nostra arma pescante, quindi deve essere al top. E quindi io parlo sempre con i miei clienti e gli invito a comprare sempre fluorocarbon di super qualità. Sì, ma Eh, anche perché l'uso dopo alla fine, se uno ne usa tanto vuol dire che va anche tanto a pesca, ma anche la durata, quando fai un terminale o qualcosa con fluorocarbon di qualità ti dura molto di più rispetto a un fluorocarbon di bassa qualità. Io ho visto le differenze soprattutto di tenuta al nodo, cioè, quindi assolutamente il fluorocarbon deve essere di qualità, ma in questo tipo di pesca, forse anche nelle altre, ma soprattutto in questo tipo di pesca, bisogna un po' tenere presente tutti i prodotti, tutte le cose che andiamo a utilizzare devono essere di qualità. È inutile andare a risparmiare su un rocchetto di filo, piuttosto invece di comprare 5 misure diverse ne compro solo 2 o anche solo una, o minimo 2, dai, se voglio fare un bel lavoro. Però non vado a risparmiare su un prodotto di qualità più bassa e magari prendo 4 misure. Preferisco averne 2 sole, ma quelle giuste e di qualità top. Mi dureranno tanto e riuscirò sicuramente a avere delle belle soddisfazioni. Questo lo confermo. Adesso vi racconto una piccola cosa. Allora, che io dico sempre ai miei clienti. Allora, cosa succede? Quando una persona viene a comprarsi un'attrezzatura, cosa fa? Parte sempre dalla canna e si compra una super canna. Porta il mulinello e si prende un bellissimo mulinello. Poi mette il trecciato e inizia a vedere che il conto sale. Allora inizia a dirmi, vabbè dai, fammi risparmiare sul fluorocarbon. Dai, dammi e io subito li fermo. Dico, ragazzi, voi dovete comprare al contrario. Fate esattamente il contrario. Iniziate a comprare gli ami e compratevi il top di ami. Comprate il fluorocarbon e comprate un top di fluorocarbon. Poi man mano che salite andate a vedere la vostra possibilità di acquisto. Alla fine io dico, se devi risparmiare, è meglio risparmiare qualche soldo sulla canna o sul mulinello che non sul resto. Ma Quindi no, ma quando andate a scusa, comprare ragionate il contrario. no, ma scusa, a quel punto arrivi come ultima step la barca e vanno fuori col canotto con i remi. Cioè, è semplicissimo. Sì, sì, Ma diciamo sì. che questo è una cosa che io dico per far capire Ma no, no, ma quanto è è una importante. cosa giustissima, guarda. Tante volte la stessa cosa vale anche sugli ecoscandagli e sui trasduttori. A volte è meglio partire dal trasduttore e dopo arrivare all'ecoscandaglio piuttosto che fare il contrario, perché avere un ecoscandaglio carissimo e dopo risparmiare sul trasduttore, non so quanto giusto è. Tra A l'altro, poco per gli senso. amici che stanno guardando questo video, ovviamente ci sarà una parte che riguarderà anche l'elettronica, la ricerca, l'uso dello strumento, il settaggio, però voglio anche darvi tutto quello che sta prima, che è questa parte qui, che è anche ugualmente importante. Quindi dobbiamo farle tutte. Quasi sicuramente questo non sarà un video che inizia e finisce e muore in un'unica parte, ci saranno 2 parti, forse 3, vedremo come riusciremo a farle, perché come vedete gli argomenti sono veramente tanti. Se vogliamo esplorarli e darvi tutte le informazioni necessarie per fare una pesca al bolentino fatta bene. Andiamo avanti, parliamo un po' degli ami, piombi? Allora, sì, parliamo alla fine degli ami e dei piombi. Allora, sugli ami io non sono molto rigido, cioè io utilizzo degli ami
per abitudine più o meno sempre gli stessi. Io utilizzo per esempio ami a paletta per un'abitudine di come li lego, però ho notato che invece il cliente medio preferisce un amo a occhiello, forse per una semplicità di legatura. Secondo me dipende anche molto dall'esca, cioè prima di tutto dell'esca e poi appunto del sistema di legatura, se vuoi un amo che si muova oppure che rimanga fisso. E in più bisogna anche vedere un po' che nodi che andrai a fare su questi ami. Ma hai qualche esempio? Puoi mostrare qualche amo che usi tu? Allora, vediamo se c'ho sì a portata di mano qua la mia scatoletta con cui ho fatto l'ultima gara. Vediamo se c'ho gli ami. Eccoli qua, per esempio, eccolo qua. Vediamo. Allora, questo qua, per esempio, è un Serie 4 di Tubertini numero 5, che è un amo con cui io vado a pescare normalmente, sia quando faccio gare che quando vado a pescare per conto mio. Un amo che fa selezione, un amo a paletta, molto molto leggero, però resistente. Però è anche vero che, ripeto, su questo discorso qui sono molto morbido, nel senso che quello che io dico ai pescatori che stanno iniziando: cercatevi l'amo che vi piace, utilizzatelo e cercate di cambiarlo il meno possibile, perché non sembra, però ogni amo va usato in modo leggermente diverso, cioè ogni amo ha il suo tipo di ferrata, quindi quando voi siete abituati a utilizzare un amo, conoscete pregi e difetti di quell'amo. Se voi lo cambiate costantemente, ogni volta dovete rimparare da zero. Sembra una fesseria, però all'interno di una pescata, all'interno di una gara, questo vuol dire che magari avete bisogno di svariati minuti per capire come funziona quell'amo. Detto questo, gli ami che, ripeto, almeno le marche, Tubertini, ripeto, io uso Tubertini nella gran parte delle volte, sono molto belli anche i Sasame, i Cinu, che sono degli ami a occhiello. Io Filo uso molto anche, sottile. sì, uso anche degli ami AQS, sempre a paletta. Ce ne sono tanti, si possono utilizzare ami BKK, il mondo dell'amo è molto vasto e poi Ecco, ovviamente non entro nello specifico perché ci sono troppi tipi di pesci, quindi se parliamo di boghe c'è un amo, se parliamo di surelli c'è un altro amo. Noi in questo caso stiamo parlando, lo ribadisco, di una pesca a fondo per pesci di fondo, quindi saraghi, tanute, caponi, qualche pagro, e quindi per me questo amo che utilizzo è perfetto. io l'unica cosa che mi sento di aggiungere, fondamentale il discorso dell'amo, in senso generale, come l'hai fatto tu, sono perfettamente d'accordo. Fondamentale il discorso del fluorcarbo, però secondo me ci sta una cosa che sta sopra all'amo e al fluorcarbo, cioè la tenuta dei nostri nodi. Attenzione, ho detto nostri nodi, non nodi in senso generale. È inutile andare a cercare su YouTube, digitare miglior nodo per legare l'amo a paletta. No, perché dopo l'80 il 90% del valore di quel nodo è data dalla nostra esperienza. Io sono andato a pescare veramente con tante persone. Molto spesso fanno dei nodi che sulla carta dovrebbero tenere tantissimo e dopo, facendo una semplice prova di tenuta, non tengono un tubo. Allora, quando vi preparate le montature, innanzitutto preparatele a casa. Questo è un mio consiglio personale, non aspettate ad andare in barca. Sì, in caso di emergenza, cambiamo tecnica, vogliamo provare a fare qualcos'altro, c'è un tipo di predatore che abbiamo trovato che non siamo organizzati, tutte queste cose giustissime, ci sta. Però se volete andare a fare una battuta a Bolentino, avete l'attrezzatura giusta, avete investito sull'attrezzatura, avete la barca, la strumentazione, avete il posto, avete i pesci, preparatevi prima, il giorno prima, 2 giorni prima a casa, ma soprattutto fate esercizio sui nodi. Fate proprio delle prove con i fili che andrete a utilizzare su quella montatura. Non fatelo con altri fili, perché anche quello non va bene. A seconda del filo, ma proprio del brand, del tipo, certi nodi funzionano meglio, certi nodi funzionano peggio. Dovete legare il nodo, fare una prova e vedere quanto effettivamente tiene. Quando sarete sicuri di riuscire a fare dei nodi fatti bene,
costruite le vostre montature e prima di metterle in uso comunque testatele. Ecco, questo è il mio piccolo suggerimento per l'esperienza che ho io, che ne ho viste troppe volte, pesci persi, ha spaccato il filo. No, non ha spaccato il filo, è il nodo che si è rotto, perché un nodo che ti tiene su un filo che tiene 5, 6 kg, 7 kg, che a 5 etti si spacca, non potrà mai riuscire a combattere un pesce, magari il pesce è quello più importante della giornata. Aggiungo, allora, adesso vi faccio vedere questa, per esempio, se la vedete, non riesco a metterla bene. Sì, sì. Qua. Questa è L'ordine. una cassettina adesso con cui io vado a fare le gare. Come ha detto Davide, tutto pronto, perché in barca non si può fare nulla, né incollaggi né nodi particolari, quindi sia per un discorso di velocità, sia per un discorso di precisione, sarebbe meglio, anzi, è d'obbligo preparare tutto quanto a casa, tranquillamente, sul vostro tavolino. Altra cosa importante, il fluorocarbon è il materiale più difficile con cui fare i nodi, sicuramente. E vi ricordo una cosa importantissima: quando voi fate i nodi, qualsiasi nodo fate col fluorocarbon, è sempre d'obbligo, prima di andare a stringerlo, di insalivarlo oppure bagnarlo. Lubrificarlo. Lubrificarlo in generale. Questa cosa a molti fa schifo, però la verità è che il fluorocarbon, quando va in trazione, tende a riscaldare e quindi brucia, e vedrete il classico ricciolino del fluorocarbon. Vuol dire che quel fluorocarbon si è bruciato e quindi ha perso parte della sua resistenza. Quindi dovrete riuscire a annodare il fluorocarbon senza bruciarlo, cosa molto ma molto importante. Questo va fatto a casa con tranquillità. Assolutamente. Allora, vediamo, per andare avanti, vuoi fare un discorso sui piombi? Allora, i piombi, facciamo un discorso molto 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 semplice. Quando si va a pescare a Bolentino, io dico che i piombi voi dovete averli più o meno tutti. Partiamo dal 30 grammi fino ad arrivare al 200 grammi almeno. Non c'è bisogno che ne portiate 50 però i piombi vanno portati tutti, perché in base alla profondità e in base alla corrente che voi troverete, dovete trovare il piombo giusto. Il piombo è molto importante, perché molte volte devi pescare a piombo appoggiato, molte volte il piombo si deve leggermente muovere. Diciamo, ci sono tante situazioni. Quello che io dico sempre alle persone: compratevi un po' di piombi, portatevi, tanto i piombi non scadono, quindi se non li usate oggi li userete domani. Una cosa che noi facciamo molto è, per esempio, quando facciamo una gara, per essere veloci tendiamo a utilizzare molto piombo per essere molto più rapidi. Ci stanchiamo di più, però riusciamo a fare molte più calate. Quando invece stiamo andando a pescare per conto nostro e quindi per divertimento, non c'è bisogno di fare queste faticate, e quindi andiamo a mettere magari il piombo più giusto per quel tipo di corrente. Io normalmente inizio sempre la pescata con 100 grammi, raramente uso meno. Poi qualche volta mi capita di utilizzare anche piombi più pesanti, però normalmente... Comunque piombi conici, tondi, con Questa, girella. questa è la forma classica. Noi in questo caso siamo fatti il piombo personalizzato matti per la pesca, ma come si suol dire, un piombo vale l'altro. C'è la mania del piombo giallo, che funzioni o che non funzioni, questo è un altro paio di maniche. Piombo gommato, dove c'è scritto il peso e quindi è facile anche da trovare. Cosa importante, girella. Vedete, questo piombo è girellato, perché il piombo quando sale tende a creare torsione e quindi questa girella va a scaricare la torsione del piombo. Se invece non avete il piombo con la girella, utilizzate invece una girella sul trave, sempre per lo stesso motivo. In questo caso ci sono tutti e due, perché con travi molto tecnici far scaricare il piombo è fondamentale. Bene, a questo punto io andrei avanti, o vuoi dire qualcosa sugli accessori? Diciamo che in linea di massima
abbiamo concluso. Poi, se ci ricordiamo qualcosa, possiamo anche... Sì, perché tanto girelle, microsfere, sfere, perline, facciamo tutto alla fine. Quindi direi di andare Sì, avanti. visto che hai parlato di girelle, adesso vi faccio vedere giusto una cosa, così là. Le girelle vanno bene tutte, ok? Una girella che noi utilizziamo è questa qua, vediamo se riesco a far vedere, ecco qua. Questa è una girella con i 3 barilotti. Io utilizzo sempre queste, perché sono girelle che scaricano molto, molto di più rispetto a una classica girella con un unico barilotto. Questa è l'unica cosa che vi posso dire, poi più o meno le girelle vanno bene tutte. Perché bisogna dire ancora una cosa, è facile far girare una girella quando se l'hai in mano, ma quando è sotto peso, sotto trazione, il discorso cambia completamente. Allora, una girella quando è sotto trazione, per esempio, facciamo una linea, mettiamo una girella, ci appendiamo sopra una bottiglia d'acqua di 1,5 litri, vedrete che fa molta più fatica a girare. A meno che non utilizziamo le girelle, quelle con i cuscinetti, che sono cose un po' particolari che normalmente non si utilizzano per questa tecnica di pesca, ma più per la pesca al tonno. Comunque le girelle di qualità girano anche quando sono sotto trazione. Le girelle più economiche tendono a grippare, cioè se uno la tira, vedi che la senti proprio che non gira più. E quello è gravissimo, perché se non scarica le tensioni vuol dire rovinare molto più velocemente i terminali. Bisogna sempre avere girelle buone che funzionano bene. Perfetto. Allora andiamo avanti e vediamo un po' la scelta del posto e l'ancoraggio. Allora, qua ci possiamo divertire. Allora, ovviamente capite bene che la scelta del posto è una delle cose fondamentali. Io racconto sempre quando faccio i miei corsi di Bolentino, che ormai faccio da oltre 10 anni, che la pescata tu la fai già prima di andare a mare e molti corsisti non capiscono questo. Cosa vuol dire? Che quando io decido dove andare a pesca, e lo decido ovviamente giorni prima, più o meno ho già indirizzato la mia pescata. Per quale motivo? Perché se io sbaglio location, potrei non trovare i pesci. E quindi quando noi andiamo a scegliere un posto di pesca, cerchiamo di sceglierlo con la testa, cioè cerchiamo di ragionare dove possono essere i pesci, perché io ho notato che molti pescatori tendono ad andare nei posti perché quello è il loro posto preferito, quello è il posto dove 2 mesi prima hanno fatto un pescatone. I posti non funzionano così. Quando noi andiamo a Bolentino, tutti i posti possono essere buoni, ma tutti i posti possono essere privi di pesce. Tante persone mi dicono sempre: ah no, ma non mi interessa a me, dammi un posto dove tu vai a pescare, un posto buono. Non esistono posti buoni, esistono periodi in cui il pesce sta in un posto, poi dopo poco tempo il pesce si sposta. Questo vi fa capire che tutti i posti sono buoni, tutti i posti potrebbero non esserlo. Quindi il ragionamento della scelta dello spot è fondamentale. E quindi noi andiamo a ragionare magari per bagaglio di esperienza. Cioè se io vivo a Cagliari e decido di andare a fare una pescata nel lato ovest, quindi nell'Oristanese, fare 200 km per andare a pescare, non lo faccio perché mi manca quel posto, perché mi sono ricordato che avevamo pescato, perché sono sicuro che in quel determinato periodo e con quelle determinate condizioni quello spot magari è migliore di quello che ho sotto casa. Poi ovviamente la problematica diventa all'interno dello spot, quindi all'interno di decidere di andare più che rispetto nella zona est e nella zona ovest, poi bisogna andare nello specifico e decidere in quale battimetrica e in quale pietra decidere di andare. Partiamo dal presupposto, io parlo sempre molte volte pensando di parlare sempre con persone che sanno fare questa pesca. Per me è una cosa logica andare, quando parlo di uno spot, è cercare delle pietre, cercare delle secche, però per chi si approccia oggi a questa pesca non è esattamente logico. Quindi
quando noi andiamo a fare una battuta di pesca, tendiamo sempre, quasi sempre, a cercare un fondale dove sotto ci siano pietre, perché per noi pietre vuol dire tane di pesci, vuol dire pesce foraggio, vuol dire pesce predatore. Quindi andremo a cercare degli spot dove ci sono delle pietre. Anche perché poi, ovviamente, noi in questi spot dovremmo andarci ad ancorare. Quindi aggiungiamo un altro tassello. Quindi lo spot è l'ancoraggio. Un'altra di quelle cose che per me è quasi ovvia, però la verità è che non è così. Per me il bolentino è bolentino ancorato, perché esiste poi anche un bolentino che si fa a scarroccio, quindi in movimento, che è un bolentino che a me non piace, ma è una cosa molto personale, e che si fa, diciamo, in linea di massima più o meno similare, però io lo vedo una pesca molto più casuale, quindi quando io vi spiego, vi racconto tutte le mie tecniche, ricordatevi sempre che io sono sempre ancorato, ok? Poi vi farò vedere magari quali sono le differenze che ci possono essere tra un bolentino ancorato e un bolentino a scarroccio. Quindi Ma per tornando a noi, esempio, dimmi. ti ho messo una carta adesso, per esempio. Vedo l'isola dei cavoli di Villa Simius. La conosci allora? È decisamente l'unico problema che è una zona interdetta, ma noi in questo caso facciamo finta di no e ragioniamo. Se tu riesci a scendere un po' più giù, vediamo un attimino, vai un po' giù verso Libeccio. Ecco, qui ti stai avvicinando, ecco qua c'è la famosissima secca di Libeccio dell'isola dei Cavoli, un posto molto bello che non è altro che un agglomerato di pietre che risale da una profondità di circa 50 metri nel fango e risale circa a 30, 20 qualcosa in alcuni punti. Quindi noi, per esempio, questa è una situazione molto semplice perché è una secca, un agglomerato molto grande che tutti conosciamo. Quindi parliamo di, stiamo andando a pescare su una secca, ok? Quindi troveremo il nostro spot. Adesso il problema è andare in questo spot e capire quale punto è meglio ancorarsi, perché ovviamente i pesci noi sappiamo che ci sono, ci potrebbero essere, però non sappiamo magari da quale parte i pesci stanno. Normalmente in questo caso i pesci sono sempre nel lato protetto dalla corrente, perché tutto ciò che è Si cade. plancton, alimentazione, eccetera, eccetera, tende ad arrivare da sopra corrente verso i punti con meno corrente. Quindi tutto ciò che è alimento per i pesci si va a depositare nelle zone più calme. E spesso e volentieri i pesci quindi sono coperti dal vento. Questa è una delle prime cose che noi andiamo a vedere. Poi è anche vero che magari noi che siamo un po' più esperti sappiamo già più o meno quali sono i punti e andiamo a botta sicura. Però ovviamente un inesperto dovrebbe iniziare a fare una ricerca. E in questo caso di ricerca dello spot io do una piccola indicazione sul discorso strumentazione, che poi ovviamente Davide, che è decisamente molto più bravo di me, andrà a fare un focus sulla strumentazione. Quindi cosa succede? Noi arriveremo sul nostro spot di pesca. Io col mio bel Furuno 588 mi farò una bella scandagliata cercandomi la pietra o la caduta che mi interessa. Ovviamente utilizzando uno strumento di questo livello io riesco molte volte anche a inquadrare direttamente i pesci e lì il gioco è abbastanza facile. Trovo la pietra su cui voglio andare, vedo i pesci sopra, mi ci ancoro e poi dopo vi spiegheremo come ancorarvi e iniziamo la nostra pesca. Però questo non vi deve trarre in inganno, perché la problematica è che spesso e volentieri i pesci nell'ecoscandaglio noi non li vediamo. E non li vediamo perché, Davide lo sa, ci sono dei coni d'ombra, non riusciamo a vederli, molte volte i pesci sono appoggiati al fondo, quindi pesci di grandi dimensioni noi riusciamo a inquadrarli, ma magari dei pesci più piccoli appoggiati al fondo per noi sono invisibili. Oppure semplicemente i pesci sono leggermente fuori il nostro cono, magari ce li abbiamo a 15, 20, 30 metri rispetto a noi. Quindi se voi andate in una pietra, in uno spot e vedete i pesci, vi ancorate e magari loro mangiano facilmente. Oppure avete semplicemente deciso che quello spot per voi è vincente, quindi vi ci ancorate e iniziate a pescare e vi accorgerete ogni tanto
che inizierete a fare anche delle bellissime pescate senza vedere neanche un pesce. Come mai? Molte volte anche noi siamo dubbiosi su questo, però questo succede. Quindi se li vedete bene, se non li vedete non preoccupatevi, comunque fate le vostre prove. Ancorate, iniziate a pescare e poi pasturate. Tutte cose che piano piano vi andrò a elencare. Davide, tu hai qualcosa da dire su questo? Beh, innanzitutto, mentre tu parlavi, io dopo in fase di montaggio caricherò un video in cui mostrerò un po' la ricerca e il ritrovamento, diciamo, dei target su un fondo. Ma sul mio canale, già chi mi segue sa che trova tanti video che vanno a parlare proprio delle regolazioni necessarie del cono d'ombra, perché bisogna utilizzare una frequenza rispetto a un'altra, e il problema se utilizzare un CIRP, usare un monotono. L'argomento è così vasto che in questo caso io direi di andare avanti e continuare sulla tecnica del bolentino. Lasceremo tutti i riferimenti per chi vorrà invece approfondire il discorso dell'elettronica, troverà pane per i suoi denti, come si usa dire, perché ce n'è veramente tanto. No. Sono talmente tante le variabili che riuscire a districarsi e riuscire a dire tutto in un video diventa veramente molto molto complicato. Allora, per riallacciarci, allora io quando decido di andare in uno spot, quindi in una pietra, in una caduta, io decido di andare là e a prescindere ci vado anche se non trovo i pesci, se non vedo i pesci, questo è importante. E mi è capitato, ripeto, di pescarli senza vederli, oppure mi è capitato di stare lì per mezz'ora, un'ora e non vedere nulla, e poi dopo un'ora i pesci si sono materializzati e lì è iniziata la nostra pescata. Quindi Allora, il volantino è una pesca d'attesa. visto che mi hai detto questo, voglio dirti invece la mia esperienza. Io ho un'esperienza leggermente diversa, cioè se vado in un posto e non vedo i pesci, raramente mi fermo. Cioè, anzi, devo dire che non mi fermo quasi mai, perché tutte le volte che ci ho provato, i pesci non li ho visti prima e non li ho visti neanche dopo, né sulla canna né da altre parti. Che ci siano dei periodi in cui il pesce è più attivo, che si muova, sì, sicuramente. Che ci siano dei pesci che notoriamente sono difficili da vedere sull'ecoscandaglio, vedi per esempio gli scorfani, lo scorfano, andare a pescarlo e voler cercarlo sull'ecoscandaglio è praticamente impossibile. Però vi posso anche assicurare che lo scorfano sta soltanto in certi ambienti, dove c'è del pesce foraggio, dove c'è dell'attività sul fondo, dove c'è un movimento sul fondo, dove ci sono strutture, alghe. Quindi io personalmente sono dell'idea che, visto i tempi, gli spazi, tutto quello di cui abbiamo bisogno per fare una battuta di pesca, io veramente cerco tutte le caratteristiche necessarie per fare un qualcosa. Nel caso della pesca a bolentino, cioè pesca a fondo, canna da natante, come la volete chiamare, per me è fondamentale vedere attività sul fondo. Se non la vedo, non calo l'ancora, non calo neanche le canne, perché al 95% penso, e dall'esperienza che ho avuto, di non riuscire a pescare nulla. Invece, dove trovo almeno una piccola attività, poi ci sono delle zone, devo dire, che sono vive. Cioè, vedi che sul fondo crescono delle alghe, coralli, piccole strutture che sicuramente creano l'habitat per la vita e per tutto quello che sta intorno. Per contro, ci sono delle zone, ci sono delle distese, per esempio di ghiaione o di roccia, dove non c'è proprio nulla, e lì i pesci non se ne vedono. Poi un'altra cosa che posso dire, a me è sempre pagato tantissimo la differenza di materiale sul fondo. Cioè, se io trovo la zona in cui ci sono rocce e dopo si passa alla ghiaia o alla sabbia, dalla sabbia si passa alla ghiaia o sabbia, roccia, ecco, i punti dove ci sono i punti di contatto, quelli per me sono assolutamente i posti dove andare ad insistere con la ricerca e casomai provare lì proprio a pescare. Parlo anche per esempio per i calamari. In quelle zone lì ho almeno il 60-70% di probabilità in più di riuscire a incontrarli. La cosa bella della pesca è che abbiamo sempre, spesso e volentieri, delle esperienze diverse. Questo è il bello, parlarne, cercare di mixare le esperienze di tutti.
Io non sono per forza vedere i pesci, lo faccio spesso e volentieri, rimango fermo, pasturo, aspetto e ho avuto grandi risultati. È anche vero che non ho la controprova, perché molte volte potrei andare via da un posto e magari dopo arrivano i pesci. È una cosa complicata, questo è una cosa che purtroppo la sensazione di dove andare è una cosa che non riesco a spiegare, cioè io vi posso spiegare una cosa tecnica ed è quello che io spiego sempre ai miei corsisti. Dopo che io ho fatto un corso di svariate ore, siamo andati a pesca insieme, la parte tecnica io la spiego e loro la sanno esattamente come me. Quello che io non posso spiegare, non posso insegnargli, sono queste sensazioni di andare in un posto, rimanere, aspettare. Questo è un bagaglio di esperienza che io ho accumulato in 40 anni facendo questa pesca. Molte volte rimango in un posto e dico rimaniamo qua perché i pesci arriveranno. E i ragazzi mi chiedono perché. E molte volte sono sensazioni. No, no, ma questo lo capisco benissimo, la stessa cosa succede anche a me, ma per me succede invece proprio con l'elettronica, cioè magari la sensazione me la dà proprio lo strumento. Vedo che l'elettronica ti ci son tutte semplifica. le situazioni per cui vedo che qui dovrebbe esserci il pesce e allora insisto. Tutto qua. Ok, questo ripeto, poi no, ognuno di noi cerca, prova, fa, è anche vero che molti vanno a pesca poco e quindi cercano di ottimizzare. Se una persona riesce ad andare a pesca molto, può anche fare tentativi, prove diventa tutto un po' più semplice. Quello che fondamentalmente io volevo dire ai ragazzi che ci stanno ascoltando è trovate un posto vuol dire una pietra, vuol dire una secca come quella che abbiamo visto prima nella carta, molto grande. Il problema è anche lì, una cosa di cui io mi sono reso conto è che quando noi andiamo a mare con persone un po' meno esperte, si aspettano sempre, arrivando sullo spot in cui li porto, di trovare una montagna, di trovare un dislivello enorme. Questo non è assolutamente vero, non è corretto. Cioè, ricordatevi una cosa molto importante, le grandi secche, i grandi pietroni, quelli molto vistosi che sono anche nella carta, vengono conosciuti da tutti, sono facili da trovare e quindi nel tempo quei posti là magari sono stati più battuti e ora ci saranno meno pesci. Noi molte volte andiamo a trovare anche delle micro pietre, micro varianti, cioè devi stare anche attento e devi utilizzare uno strumento di qualità per riuscire a vedere delle piccole variazioni, come tu hai detto prima, tra la ghiaia e la sabbia. Basta notare delle piccole variazioni di profondità, anche mezzo metro, una leggera marcaturina. Noi facciamo sempre delle prove, ci fermiamo. Prima era un po' più complicato perché buttare un'ancora era molto più lungo. Oggi con i motori elettrici di prua facciamo 1000 prove perché basta schiacciare un pulsante, ci fermiamo, facciamo delle prove. Oppure quello che io dico a ovviamente alle persone che non utilizzano un motore di prua, vedete un posto che può essere interessante, fate un paio di calate anche senza ancora, magari tenendo il punto col motore, fare un paio di calate e vedere se c'è magari un po' di vita. Se c'è un po' di vita, potete anche pensare di andare ad ancorarvi in un posto che per il 90% delle persone potrebbe essere inutile. Vi posso garantire che quei tipi di posti là spesso e volentieri danno molte più soddisfazioni di una secca super vistosa. Quindi iniziamo già a mettere delle cose un po' più tecniche. Io ormai vado a pescare in posti che agli occhi di un pescatore normale non ci si fermerebbe neanche. E io stesso li ho trovati con difficoltà, qualche volta anche con un colpo di fortuna, magari scarrocciando, camminando, cercando, ho visto qualche marcatura, eccetera, eccetera, e da lì poi sono riuscito a controllare meglio il posto e mi sono accorto che magari era una sorta di lastronatri piatti che con l'ecoscandaglio si leggevano molto poco, però poi alla fine abbiamo avuto grandi risultati di pesce. Bene, come ci si ancora? Allora, ancoraggio. Allora, l'ancoraggio per quanto mi riguarda è un'arte. Cioè, io da 12 anni
ho il negozio, ma fondamentalmente il mio lavoro principale era fare corsi di pesca, soprattutto di Bolentino. E la parte principale di questo corso era tutto sull'ancoraggio. Cioè, per capirci, tra una bellissima pescata e una pessima pescata ci possono essere 5-10 metri di distanza. Cioè, noi siamo esattamente messi su un punto e peschiamo bene. Un ancoraggio leggermente sbagliato vuol dire che invece di essere in quel punto siamo a 5-10 metri a destra, 5-10 metri a sinistra, potremmo non prendere un pesce. Questo per farvi capire qual è l'importanza dell'ancoraggio. Allora, per un ancoraggio nel Bolentino innanzitutto dobbiamo munirci di un'ancora a rampino. Ancora a rampino sono quelle ancore che hanno le marre che messe in trazione si aprono. Non so se le avete mai viste. Sono ancore che si trovano in commercio, ma soprattutto le andiamo a fare. Si usano, sono un tubo in acciaio con dei tondini di acciaio dello 00608, in modo tale che quando l'ancora si arrocca sul fondo, noi magari con la trazione del motore riusciamo ad aprire il rampino, quindi l'ancora tende sempre a staccarsi dal fondo. Si utilizza sempre almeno 4, 5, 6 metri di catena, fondamentale, perché se noi non andiamo a mettere la catena sull'ancora, l'ancora non riesce a tenere il fondo, perché tenderà sempre a staccarsi verso l'alto, soprattutto quando ci sarà un po' di mare. E poi noi utilizziamo solitamente una cima da 8 di circa 200 metri. Per ancorare noi dobbiamo fondamentalmente tenere conto di alcune variabili. Le variabili fondamentali sono il vento, che è quello che noi vediamo. Noi arriviamo in uno spot, vediamo che tipo di mare c'è, vediamo che tipo di vento c'è, quindi in automatico l'occhio umano tende l'occhio, più che altro il cervello umano tende a pensare che anche sul fondo ci sia quel tipo di vento barra corrente. E qui il primo grosso errore, perché spesso e volentieri noi lo vediamo in Sardegna, magari abbiamo un vento di libeccio e poi magari il giorno prima c'era scirocco e sul fondo è rimasta una corrente di scirocco. Quindi cosa andiamo a fare? Noi ragioniamo solo sul vento, ancoriamo e alla fine non saremo mai sul punto giusto. Quindi tenete sempre ben presente che quando voi andate a ancorare dovete tenere conto sì del vento, ma fondamentalmente della corrente. Ok? La corrente purtroppo a occhio nudo non riuscite a vederla. E questo diventa ancora più difficile quando il mare tende a essere piatto, perché quando voi arrivate in uno spot e vedete il mare, che ne so, lo scirocco teso, ragionate subito che magari la corrente è di scirocco. Quando invece il mare è piatto si pensa sempre che non ci sia corrente e quindi gli ancoraggi diventano un disastro. Quindi prima di prendere e buttare, perché ovviamente quando noi arriviamo in un posto magari ci siamo svegliati alle 5 del mattino, arriviamo nel posto, abbiamo fretta, perché siamo pescatori, abbiamo fretta di pescare, buttiamo subito un'ancora. L'ancora buttata male potrebbe essere la nostra rovina. Quindi quello che io dico è, arrivate sullo spot, prima cosa che dovete fare è ovviamente, io presumo che quando voi andate a pescare abbiate un ecoscandaglio e un GPS, quindi avrete segnato il vostro spot. La cosa più facile per riuscire a capire quale corrente noi abbiamo è fermarci esattamente con la nostra barchettina sulla X o sul cerchio del nostro GPS, fermarci un minuto e vedere esattamente dove la corrente ci porta. Questa manovra noi la possiamo fare anche 2 o 3 volte, perché basta essere leggermente spostati a destra, a sinistra, di prua, di 3/4 e la corrente stessa ti porta in un posto diverso. Quindi normalmente io questa manovra la faccio almeno 2 o 3 volte. Una volta che mi sono assicurato che la corrente è uguale al vento o la corrente è diversa dal vento, allora inizierò il mio ancoraggio. Quindi ragioniamo sul fatto che io creo una linea immaginaria, una linea retta immaginaria, che va da dove il vento mi ha portato al mio punto e lo supero. In base quanto è forte la corrente, in base alla profondità
del mare, io decido di anticipare questo punto magari di 10, 20, 30, 40 metri, butto la mia ancora e piano piano, lasciando cima, cerco di portarmi sul punto su cui io voglio andare. Questa è una manovra molto, molto, molto difficile. Vi posso assicurare che anche i pescatori più esperti, se sottovalutano alcune cose, rischiano di dover fare questa manovra 2, 3, 4 volte. Quindi l'ancoraggio deve essere fatto con molta calma, bisogna capire esattamente tutte le varianti e poi iniziare a provare. È anche vero che io stesso vi dico che molte volte, sottovalutando il mare, ho dovuto ancorare 2 o 3 volte. Però l'ancoraggio è faticoso, l'ancoraggio è stressante, però è la parte più importante della vostra pescata. Quindi preferisco ancorarmi 3 volte che decidere di rimanere fermo in un punto che non mi piace. Questa roba qui oggi ovviamente è drasticamente semplificata dei motori di prua. Oggi, adesso qui forse lo vedete dall'altra parte, lì c'è il mio Minn Kota. Il motore di prua ti permette semplicemente con un pulsante di ancorarti e fare delle prove. Poi ti permette di spostarti a destra, a sinistra, di fare un sacco di variazioni senza faticare. Capisco anche che i motori di prua hanno un costo importante, quindi non tutti se lo possono permettere. Quindi ragioniamo su un'ancora oppure ragioniamo su un motore di prua. Davide, sono stato chiaro, anche perché questo è un concetto abbastanza complicato, non è proprio facile. Non ti sento. Scusa, quello che volevo aggiungere è che spesso può succedere, a me succede spesso, di andare fuori con delle barche che sono abbastanza grandi e non hai proprio la possibilità di mettere il motore di prua, quindi sei legato a fare l'ancoraggio classico con rampino e con la cima. Oltre a tutte le cose che hai detto te, che sono perfettamente giuste, quello che io vorrei aggiungere sono 2 o 3 dettagli. Allora, la prima cosa, la cima, assolutamente, da 8 va bene, se la barca è grande puoi anche usare una da 10. La barca Però è grande, io ragiono sempre su imbarcazioni che abbiamo noi che sono barche gommoni. Ma Entro i anche 6 metri e le mezzo. barche grandi in realtà 8 va bene, perché 8 prima di romperla hai voglia. Però c'è una cosa che bisogna sempre fare e dire, sia sulle barche grandi che quelle piccole: la cima deve essere galleggiante. Se la cima non è galleggiante si fa il triplo della fatica. E dopo bisogna avere un anello, che adesso vi faccio vedere sul video. Questo è un anello legato a un parabordo che ti permette di tirare su l'ancora facilmente. E anche la catena che va agganciata all'ancora, oltre che avere una certa misura di lunghezza necessaria per tenere l'ancora nella posizione corretta in mare, deve avere un peso superiore all'ancorotto stesso, perché quando noi andremo a tirare con la nostra imbarcazione, faremo scorrere tutta la cima sull'anello, l'ancorotto si alzerà dal fondo e arriverà all'anello, la catena, che è più pesante a questo punto dell'ancora, ci terrà ferma l'ancora bloccata sull'anello con la parte della catena che va giù. E tutto tirato a galla sul parabordo. A quel punto la nostra cima galleggiante la recupereremo molto molto velocemente, recupereremo il parabordo e l'ancora e tutta la fatica del tirar su tutto questo ambaradan sarà per magia sparita. Infatti, hai la slide del... io semplicemente in fase di montaggio questa cosa la faccio diventare più allora, piccola e faccio vedere su schermo grande come viene costruito il discorso. ve la faccio vedere dal vivo, dammi 10 secondi. È importante che la cima sia galleggiante perché non assorbe acqua e rimane a galla. Se la cima invece beve o va a fondo, comunque dopo tirar su 150 o 200 metri di cima diventa difficile. Ecco qua, è arrivato subito Fabrizio con l'accessorio. Questo è il moschettone che noi andiamo a inserire sul parabordo, che ovviamente rimarrà sul pelo dell'acqua. La cima si fa passare qui dentro, quindi noi daremo motore e quindi praticamente la cima scorre qui dentro, tira sull'ancora, quando la cima, la catena entra all'interno e noi ci fermiamo,
questa paratia si chiude e bloccherà praticamente l'ancora qui sotto. E quindi per noi sarà facilissimo recuperare i nostri 50-60 metri di cima e catena, perché la cima galleggerà e noi la tireremo in barca con una facilità estrema. Sì, sì, anche 100-150 metri di cima in realtà, Quanto vuoi, perché io se ho peschiamo, se ancorato anche a peschiamo sui 130 50 metri. metri, se peschiamo sui 50 metri normalmente dobbiamo calare almeno 3 volte la lunghezza di profondità, quindi un 150 metri. Possiamo arrivare a 100-120, ma non tanto meno, perché sennò con un po' di vento corrente ci sganciamo. Allora, qua mi permetto di andarti leggermente contro, cioè io personalmente tendo sempre ad ancorarmi quasi verticale, col rischio anche di disancorare, però per la precisione dell'ancoraggio per me è importante avere poca cima, uno perché voglio stare esattamente nel punto, e due perché il problema è che basta che il vento cambi leggermente di pochissimo, se tu sei ancorato quasi verticale la tua barca sbandiererà molto poco. Se tu gli dai 3 volte la cima avrai un'escursione enorme e ti accorgerai che sarai veramente in un posto completamente diverso. È anche vero che io sono abituato a pescare con barche piccole, tu sei un alto locatto e quindi sei abituato a barche molto più importanti. No, diciamo che con le A barche a parte la grande. battuta, ovviamente è anche vero che tu utilizzi barche importanti e quindi capisco il fatto di mettere molta cima. Io col mio gommone di 5 metri e mezzo spesso e volentieri rimango proprio verticale. Ogni tanto capitava di disancorare, pazienza, però preferisco questo al rischio di dover andare da Pendolare. destra a sinistra. Questo è un problema che io odio, soprattutto quando vado a pasturare poi, perché se io sbandiero da destra e sinistra la mia pastura non serve più a nulla. Sì, sì, lo so. Bene, Oggi col motore ho risolto questo problema, col mio sì, mincotino ho risolto il problema. che tra l'altro per chi ha le barche un po' più grande, comunque accettabile, se c'è molta corrente si può fare addirittura un discorso bivalente, cioè sia mettere l'ancora e mettere anche il mincotta, quindi ancora con la cima, ci si ancora e si usa anche il motore di prua, che a questo punto non dovrà più sforzare per tenere la barca, diciamo, contro il vento, ma eviterà il pendolamento a destra e a sinistra. Sì, su barche importanti si può Sì, gestire sì, anche stiamo sempre parlando di questo barche tipo di... comunque di un certo tipo. Se un gommone, appunto, con un mare che non sia troppo formato, un qualsiasi motore di prua dopo ti tiene fermo alla fine. No, su quello non c'è dubbio. Allora, io direi di andare ancora avanti e parlare finalmente di un'altra cosa che è fondamentale in pesca, cioè l'esca, la pastura e anche e soprattutto la tecnica di pasturazione. Ok. Allora, iniziamo con le esche. Ovviamente rifacciamo il discorso che le esche varieranno in base al tipo di pesca che noi andiamo a fare, quindi pesci di galla, pesci di fondo, eccetera, eccetera. Il primo consiglio che posso dare, visto che poi stiamo parlando, io ragiono sempre sul mio piccolo mondo Sardegna, però ovviamente qui a guardarci ci saranno persone di tutta Italia, e quindi il primo consiglio che vi posso dare è utilizzate le esche che stanno a casa vostra, cioè le esche che crescono e di cui i pesci sono abituati a mangiare. Cioè, allora, un piccolo esempio. Allora, noi il Golfo di Cagliari io lo divido in due parti, lato destro e lato sinistro, che viene diviso proprio dal porto di Cagliari. Nel lato sinistro esiste per esempio il canolicchio, quello bianco, mentre nel lato destro del Golfo di Cagliari quel canolicchio non c'è, e c'è il classico canolicchio, quello verde più grosso, che si prende nello stagno. Se noi andiamo a pescare nel Golfo di Cagliari,
da un lato funziona meglio il canolicchio bianco, dall'altra parte funziona il canolicchio verde, perché semplicemente i pesci sono abituati a mangiare quello. Quindi se noi gli diamo l'esca del posto, per loro è molto più normale mangiarla. Detto questo, poi ci sono determinate esche che sono un must del bolentino, a partire dal calamaro battuto, quindi potete prendere un calamaro fresco o un calamaro congelato, sbucciarlo, batterlo col batticarne, prima con la parte piatta, poi con la parte puntinata per ammorbidirlo e quasi sfaldarlo. Il canolicchio è un'altra esca molto 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 importante. Noi peschiamo qualche volta anche con le cozze. Il problema delle cozze è che devi prenderle, devi riuscire a pulire, sgusciarla perfettamente e devi saperla innescare, che non è esattamente facile. Io sul calamaro l'unica cosa che posso dire, che anche lì un po' di esperienza me la sono fatta, anche i calamari devono essere del posto, perché se Sì, andiamo in supermercato e compriamo i calamari indiani o del Sudafrica o dell'India o da dove vuoi, non sono assolutamente calamari e totani tante volte, non sono assolutamente le stesse esche con lo stesso odore, lo stesso tipo di carne che vanno a trovare i nostri pesci dove peschiamo noi. Ecco, attenzione a prendere esche congelate dai supermercati. Magari prendetene meno, ma prendete esca locale, cioè quindi magari un calamaro da peschereccio, non occorre che sia un calamaro fatto a mano, però sicuramente un'esca che è stata pescata nei nostri mari, perché andare a prendere un calamaro dall'oceano è assolutamente sbagliato. Si avrà qualche mangiata, ma a un ratio veramente bassissimo rispetto a un'esca di qualità. Come tutto il resto dell'attrezzatura, anche le esche devono essere di qualità. decisamente. Io ragiono soprattutto su esche fresche. Difficilmente io vado a pescare con esche congelate. Poi ci sono tante altre esche, vi dico già, non utilizzate la seppia perché la seppia non dà grandi risultati, non utilizzate il granchio perché il granchio è mirato solo alla pesca dell'orata e del sarago, magari in basso fondo, nel bolentino non dà risultati, non utilizzate il bibi, non utilizzate l'oloturia, sono tutte esche molto lente che vi permettono magari di fare dei pesci molto grandi come le orate, ma nel bolentino dove noi dobbiamo fare il ritmo queste esche non funzionano. Si possono utilizzare tutti i vari tipi di vermi, io personalmente però non ne utilizzo più neanche uno. Un consiglio che vi do è un'esca che esula da tutto quello che vi sto dicendo, perché come al solito io vi racconto delle cose e poi ne Prima di faccio... arrivare a quest'esca, Dimmi. cosa pensi delle sarde? Allora, la sarda è un'esca sempre, sempre molto, molto catturante. La problematica della sarda è che è molto difficile da trattare, da innescare, anche perché capita che se la sarda è congelata male o ha preso sole, rischi di avere una poltiglia di sarda. Quindi, nel frattempo che tu l'hai messa nell'amo, scende sul fondo, il pesce se l'è già praticamente portata via. Quindi un'esca difficile da gestire. Sicuramente è una delle esche con cui io faccio più pastura in assoluto. Cioè, la base della mia pastura è sempre o la sarda macinata o la sarda a pezzi. Se pesco con le sarde, pesco con le sarde intere. Quindi vado a fare una pesca leggermente diversa, utilizzo una tecnica leggermente diversa che noi chiamiamo da quando siamo bambini correntina, oggi fa più figo chiamarla light drifting, e quando andiamo a fare il light drifting noi utilizziamo sarde intere. Allora a quel punto è un'esca che mi piace molto. Se poi invece parliamo di pesca al surello, pesca allo sgombro, eccetera, eccetera, allora la sarda, la lì c'è l'esca principe, però lì è un'arte saperla tagliare, saperla innescare, quello è un altro paio di maniche. Però a fondo poche volte la porto, sempre che non la porto intera, per cercare di fare un po' di selezione e prendere pesci un po' più grandi. È anche vero che se poi c'è mangianza, la sarda te la disintegrano in 0 secondi, ti lasciano solo la lisca. Quale esca Eh, parlavi? allora, l'esca principe che noi utilizziamo ormai da tempo, adesso vi racconto l'aneddoto per farvi capire quanto
poco aperti siamo noi pescatori. Io uno di quelli che senza esca fresca non andava a pesca, quindi se non trovavo i canolicchi, se non trovavo tutte quelle esche da super pescatore, molte volte addirittura non andavo proprio a pesca. Mentre invece un amico un giorno mi dice: ma perché non prendi questo gambero congelato, lo vendono in supermercato, gambero Tiger? E io dall'alto della mia, ero ancora giovane, quindi un po' superbia di pescatore arrivato da nessuna parte, niente, l'ho ascoltato e sono andato avanti, ma per parecchio tempo. Un giorno avevo voglia di andare a pesca perché ero disperato, avevo trovato solo 2 mazzi di canolicchi, partendo dal presupposto che non andavo a pesca se non avevo almeno 10 mazzi di canolicchi, e mi sono trovato costretto a andare a comprare questo gambero congelato al supermercato, questo gambero Tiger. Ma lo portiamo, chissà che cosa. Andiamo in mare, inizio a fare le mie pescate, inizio a provare questo gambero, butto la prima calata, l'amo di sotto il canolicchio, l'amo di sopra il gambero Tiger. Parte il pesce e io subito, vedi il canolicchio, tiro su, mangiato sul gambero Tiger, quindi ho iniziato. Ma sarà perché ha mangiato alto, non sta mangiando basso, e quindi ogni tanto cambiavo le esche, mettevo uno su, uno giù, e li cambiavo. E ogni volta capitava che il pesce andava sempre diretto sul gambero Tiger. Ma sarà, ma non sarà, ma qui, ma lì, inizio a rapportare, lo provo 1, 2, 3, 4, 5, 10 pescate. Oggi a distanza di 10.000 anni, perché sono passati 10.000 anni, io quando vado a pesca uso solo, esclusivamente gambero Tiger, che può essere gambero Tiger o mazzancolla tropicale, un gambero che trovi ovunque, è l'unica esca che io vendo nel mio negozio, perché è congelata e non puzza, è dura, non puzza le mani, è perfetta. Quando io andavo a fare le gare, qualsiasi gara facessi, portavo la mia, ve la faccio vedere, ce l'ho qua, la mia Serbidora, che è la Serbidora della Stonfo, che io porto dietro come se fosse mio fratello, e riempivo questa Serbidora di 1000 tipi di esche diverse. Non vi dico neanche le cifre spese perché sono uno schiaffo alla povertà. Cosa succedeva? Che dopo tutta la giornata di pesca, tutta l'esca, gamberi e calamari e questo e l'altro, prendendo sole in Sardegna, quando ti va bene ci sono 40 gradi, quando ti va male ce ne sono 50, dopo un paio d'ore l'esca era completamente sciolta, tutta rosa, tutta distrutta. L'unica esca che continuavo a usare era il mio gambero Tiger. A fine pescata prendevo la mia Serbidora con quei 200-300 euro di esca, la giravo e la rovesciavo tutta in acqua e la buttavo perché l'esca ormai era squagliata. L'unica esca che se rimaneva mi riportavo a casa e la ricongelavo era sempre il solito gambero Tiger. Quindi dopo aver fatto questa cosa per anni ho capito che il gambero Tiger a oggi per me è l'esca migliore che ci possa essere. Perché? Non l'ho ancora capito. Probabilmente perché non mettono ammoniaca, non mettono niente. Perché, ripeto, non odora, l'abbiamo anche mangiata perché è un gambero che si può mangiare. Non ha neanche tutto quel gusto da mangiare. In mare fa una differenza incredibile. E soprattutto la taglia a pezzi, anche piccoli, grandi, rimane dura e il pesce non te lo porta via. Questo è stato per un po' di anni il segreto delle mie gare. Poi, come tutti i segreti, lo spieghi a 1, lo spieghi a 10. Oggi, sulle gare che facciamo noi, siamo 35 barche e 35 barche usano il gambero Tiger. Questa è la mia esperienza. Pastura. Andiamo alla pastura. La pastura è un'altra bella gatta da pelare. Cioè, io quando vado a pesca, per me la pastura è fondamentale. Non esiste una pescata senza pastura. Ci sono 3 tipi di pasturazione diversa, ok? Partiamo da un presupposto, che la pastura, io vi dico che va fatta, però va fatta se la sapete fare. E la pastura è come un boomerang, se lanciato bene è un'arma micidiale, se lanciato male vi si ritorce contro. Sicuramente, quindi informatevi, adesso io vi cercherò di spiegare, ma quando poi andate a mare cercate di pasturare con la testa, ok? Perché, ripeto, il rischio è che voi stessi vi portiate via i pesci. Quindi a quel punto, tra pasturare male e non pasturare, è meglio non pasturare. Allora, partiamo
dalla prima pastura, la più semplice, quella che io dico sempre ai ragazzi quando sono poco esperti: questa la potete fare, è difficile da sbagliare. Vi andate a comprare uno di quei classici bidoncini di pastura umida con la calza, cioè voi aprite il vostro bidoncino ermetico e dentro troverete una palla di pastura con dei condensanti e all'esterno una calza. La legate semplicemente a un cordino abbastanza spesso, gli aggiungete magari un piombo da 1 chilo, 1,5 kg e la calate perfettamente in verticale sotto la vostra barca. La appoggiate sul fondo per avere un riferimento e poi la tirate su di 1, 2, 3, 5, 6, 8 metri in base a cosa volete pescare. Io mediamente la tiro su di 5-6 metri perché voglio pescare pesci di fondo. Se dovessi pescare boghe o altri pesci, magari la metterei molto più su, però quella pesca per ora non lo andiamo neanche a vedere. Quindi la mettiamo a circa 5-6 metri. Cosa fa questa pastura? Questa pastura è una pastura che ovviamente una volta che voi la mettete semplicemente col movimento della barca, lei piano piano tenderà a creare un cono sotto la vostra barca di piccoli pezzi di pastura. Questa pastura per me è costante perché voi la mettete lì, la dimenticate e lei costantemente continua a perdere pezzi. Però è una pastura blanda, però fondamentalmente è facile e non potete rischiare di sbagliare perché voi ce l'avete sotto la barca e la vostra pastura se ne andrà poi in corrente, come se ne andranno le vostre esche. Quindi il rischio del margine di errore più o meno è zero. Ricordatevi sempre che bisogna metterla a prua, perché ovviamente se è a prua la corrente poi te la porterà sotto la barca. Se invece la mettete a poppa rischiate di portarvi pesci lontani. Questa è l'unica cosa che voi dovete tenere bene a mente. E questa è la pastura più semplice. La trovate in qualsiasi negozio, andate, la comprate, ve la portate, legate e scendete. Ok. Iniziamo con qualche pastura leggermente più complessa. Allora, vediamo, l'ho preso qui. Allora, il secondo modo di pasturare, eccolo qua, il pasturatore. Questo è il classico pasturatore Stonfo, un pasturatore che costa 40 euro, ce l'ho da tutta la vita. Semplicissimo. Voi andate ad aprirlo, ok? Lo potete riempire di quello che volete, potete riempirlo di pezzi di sardina, lo potete riempire di gusci, resti di gambero. Io quando pulisco i miei gamberi Tiger, se hanno la testa, gliela taglio a pezzi e la metto qui dentro. Se invece non hanno la testa, semplicemente i gusci e li metto qui dentro, insieme a sardine e insieme a tutto quello che volete. Si va a chiudere. Mi sono trovato una vecchia canna da traina con un mulinello sempre vecchio, con un cordino molto, molto spesso. Anche questa la andiamo a far calare sul fondo, la appoggiamo sul fondo, anche questa la tiriamo circa 5-6 metri sopra, poi diamo 2 strattonate secche e il nostro pasturatore si apre. E quindi andrà a scaricare sotto la nostra barca tutta la pastura. Questa è una pasturazione, secondo me, molto più interessante della prima. Uno, perché è molto strong, cioè quando noi andiamo a mettere tutta questa pastura, vi posso garantire che se ci sono pesci in giro, se ne accorgono e arrivano velocemente. La problematica di questa pastura è che ovviamente è più faticoso, perché dobbiamo far calare la canna e poi subito dopo che apriamo il pasturatore va recuperato. Siccome lui pesa, non dico 2 kg, ma 1,8 kg pesa, è un po' faticoso, dovete andare a perdere un po' di tempo, però sicuramente non rischierete di mandare la pastura in un posto sbagliato, perché avendo il cordino voi sapete esattamente dove la pastura sta arrivando. All'interno di questo pasturatore voi potete anche mettere delle pasture composte, come può essere la sarda macinata e altre pasture. Adesso ve ne faccio vedere qualcuna che è già molto famosa. Mare Nostrum, Sparide, questa è la pastura di tubertini che ha inventato zio Marco Volpi, e possiamo andare a unire tutta questa roba e metterla nel pasturatore. E il pasturatore, anche qua possiamo o aprirlo e scaricare tutto, oppure possiamo tenerlo semplicemente chiuso, appeso, e quindi diventa quasi come la pasturazione precedente. Piano piano
la pastura uscirà dai fori e vi renderà tutto ciò che voi gli avete messo dentro. Quello che volevo anche aggiungere io, che tutte queste cose che adesso tu stai elencando, le troverete nella descrizione del video. Metterò i link direttamente sul sito web di Matti per la Pesca. Se siete interessati, volete provare qualcosa, troverete gli articoli lì, quindi potrete farvi un'idea anche dei prezzi e tutto il resto. Sul sito poi troverete un sacco di altri prodotti, perché Matti per la Pesca sono un negozio specializzato fatto proprio da pescatori, quindi fanno già loro una selezione accurata, ma comunque mi aiuterai, Fabrizio, a mettere i prodotti migliori. Insomma, metteremo 2 o 3 scelte per ogni cosa, in modo che se qualcuno dopo è interessato può andarsele a prendere direttamente. Non c'è dubbio, poi magari troveremo il modo, anche se qualcuno vuole interagire con noi, di poterci chiamare. Sì, mi raccomando, lasciate un like, lo merita, perché Fabrizio è stato bravissimo fino adesso, e lasciate anche un commento al video, e comunque vi risponderemo a tutti i commenti che lasciate, quindi fate pure tutte le domande che vorrete. Anzi, e già avevamo pensato che alla fine del video, quando sarà tutto quanto finito, eccetera, faremo anche magari una live un po' più avanti, in modo che chiunque abbia dei dubbi o voglia chiedere delle cose particolari per la sua zona di pesca, la sua attrezzatura, eccetera, ci troverà una sera in live, quindi a disposizione per qualsiasi domanda, sia per quello che riguarda la strumentazione elettronica, sia per quello che riguarda tutto il materiale da pesca, perché Fabrizio su questo è super ferrato. Ovviamente vi chiediamo di, quando ci fate delle domande, cercare di fare delle domande molto semplici, perché è capitato altre volte di provare a rispondere su Facebook, su tutti i nostri canali, a dei clienti che facevano delle domande talmente complicate che noi non riuscivamo non a rispondere, non riuscivamo neanche a capire. Quindi cercate di fare delle domande i miei ben follower sono precise, in modo bravissimi. Di riuscire a rispondervi in modo preciso. Allora, continuiamo sul discorso del pasturatore. Allora, questo tipo di pastura, quindi aprire il pasturatore, è secondo me è un tipo di pastura molto più strong, quindi molto più intenso. Il problema è che questo non è un metodo che voi dovete ricordarvi di farlo, quindi non è costante. Quella di prima, vi ricordate, vi ho detto che è costante, però poco strong. Questo invece è molto strong, ma se voi vi dimenticate ogni tanto di utilizzarla, i pesci poi tendono a non arrivare più. E vi posso garantire che è facile dimenticarsi, perché nella foga del pesce, che stai pescando, molte volte ci dimentichiamo di pasturare. Quindi ricordatevi che il pasturatore, se non lo riempite e ogni tanto lo calate, nessuno lo farà per voi. E questo è l'altro modo di pasturare. Il terzo modo di pasturare è un metodo che noi utilizziamo ovviamente in gara, perché è molto più rapido. E sono la costruzione delle palle. La costruzione delle palle si fa sempre con tutti quei prodotti che io vi ho fatto vedere prima. Si utilizza sempre la base sardina, poi si utilizzano tutte le varie gli vari sfarinati, che può essere lo spari, del Marine Nostrum, utilizziamo anche il cefalo bianco. Tutta questa roba qui la andiamo con un secchio a mixare. All'interno ci mettiamo anche il quarzo. Il quarzo serve per dare pesantezza, perché una palletta più è pesante, più arriverà sul fondo velocemente, e quindi prenderà meno corrente. Soprattutto evitiamo che la palla tendi a sgretolarsi prima di arrivare sul fondo. Un'altra cosa che noi dobbiamo andare ad aggiungere a questa roba qui è un addensante, quindi un collante, in modo tale da riuscire a creare la classica palla gommosa. Per darvi un'idea, penso che tutti i bambini del mondo abbiano giocato in spiaggia lanciandosi le palle di sabbia. Ok, la palla di sabbia, se tu la prendevi la sabbia troppo secca, la palla si sgretolava. Se tu prendevi la palla troppo bagnata, la palla si scioglieva. Dovevi trovare quella parte di sabbia compatta, gommosa, in modo tale da creare veramente una palla dura, e ci davamo delle mazzate incredibili.
spesso volentieri con risultati anche abbastanza brutti da bambini, ma eravamo bambini, questo ci divertiva. Oggi questo problema, questa situazione qui noi la facciamo con le palle di pastura. Quindi io quando vado a fare una gara, per una questione di tempo, preparo questa roba qui, perché ha la stessa funzione del pasturatore, però immaginatevi, io prendo una palla, la butto e sono pronto per pescare, a differenza del pasturatore che lo devo calare e ritirare su, quindi mi fa recuperare molto molto tempo. Quindi io preparo un bel secchio pieno di palle, le posso preparare anche i giorni prima e spesso io le congelo, quindi le metto col secchio intero all'interno di un freezer a pozzetto. Quando sono in gara la palla è già pronta. Ovviamente, come tutte le cose belle, c'è anche il risvolto complicato. Cioè, ricordatevi sempre che la palla tu la butti, però se non hai capito bene la corrente non sai mai dove il pallettone arriva sul fondo. Quindi anche lì, prima di utilizzare le palle e lanciarle in acqua, dovete capire tutto quanto quello che vi sta capitando intorno, quindi che tipo di corrente c'è, come sei messo, e questo lo puoi capire facilmente, semplicemente arrivi sul posto, ti metti a pescare e butti il tuo piombo da 100 grammi. Vedi dove il piombo da 100 grammi va a finire e hai un'idea del tipo di corrente. Se il piombo da 100 grammi non ti dà l'idea perché non sei convinto, tu il piombo invece che metterlo da 100 lo metti da 50 e quindi se ci sarà una microcorrente tu riuscirai, seguendo il filo, a capire dove va. A quel punto, una volta che tu hai capito bene dove è la corrente, puoi utilizzare le palle, le devi utilizzare sempre mandandole a monte della corrente. La cosa bella del pallettone è che tu lo puoi anche lanciare, cioè se c'è una giornata dove non c'è corrente, tu le puoi buttare anche dritto sotto la tua barca, lei scende dritta e si appoggerà sul fondo. Se c'è una corrente leggera, tu la puoi appoggiare verso prua. Se ti accorgi invece che c'è una corrente forte, tu puoi prendere anche il pallettone, se è bello duro e gommoso, e puoi lanciarlo addirittura a 10-15 metri da te, in modo tale che man mano che scende, piano piano con la corrente ti verrà sotto e tu avrai la possibilità di creare questo fiume di corrente proprio sotto la tua barca. Perché, ve l'ho detto prima, ve lo ripeto perché questo è fondamentale. Quando voi andate a appoggiare le palle sul fondo, decidete voi dove il pesce, da dove il pesce arriverà fino al punto in cui si fermerà. Da lì in poi il pesce non si muove più. Sembra una cosa assurda. Capita avere due canne a fianco una all'altra. Se il pesce arriva da questa parte qui, si ferma solo sul primo trave. Sul secondo non ci arriva. Quindi siete voi a pilotare quello che il pesce farà. Se voi fate bene questo, la vostra pescata sarà meravigliosa. Se voi fate male questo, rischiate veramente di prendere 0 pesci, oppure di escludere 1 o 2 pescatori nella stessa barca. Quindi lì mettiamo un'altra piccola parentesi. Ricordatevi sempre che all'interno della stessa barca, anche di una barca piccola come può essere la mia, di 5 metri e mezzo, pescatore A, pescatore B e pescatore C non sono mai nelle stesse condizioni. Cioè, ci sarà sempre una condizione migliore dell'altra. Quindi ricordatevi di non massacrare quello che tra voi due e voi tre non pesca, perché noi ovviamente quando andiamo a pesca ci piace pescare, ma il divertimento è sfottere chi pesca meno. Noi siamo consapevoli che spesso e volentieri chi pesca meno è perché in quel momento era messo male in barca, però il divertimento è anche quello. Voi che state iniziando a pescare dovete capire però per quale motivo pescatore A, pescatore B o pescatore C pesca meno. Nel momento in cui voi avete capito questo, state iniziando a ragionare e vi potete iniziare a chiamare pescatori. Cioè, quella è una cosa importante. Quello che io dico è, io vi sto spiegando delle cose tecniche. Quello che vi dico è ragionate. Su quello io non vi posso aiutare. Il pescatore bravo è quello che pensa, è quello che ragiona. In una barca, che sia di 5 metri, che sia di 30 metri, accadono delle cose diverse. Non nascondetevi su quello è fortunato, quello è sfortunato. Dovete capire perché uno sta pescando e l'altro non sta pescando. O dovete essere voi capaci di capire perché voi non state pescando.
guardate gli altri, guardate cosa stanno facendo quelli a fianco a voi, perché magari con una piccola variante potrebbe cambiarvi la pescata. Potrebbe essere un piombo, un trave più lungo, un trave più corto, o semplicemente anche, ripeto, la posizione, perché se voi avete pastorato in un modo, uno dei tre avrà più vantaggi. Questo è una cosa molto importante. Noi ormai quando andiamo in barca questo lo capiamo all'istante, cioè è una cosa proprio istantanea. Chi invece non è così abituato potrebbe non capirlo e potrebbe anche demotivarsi, molti danno di matto. Invece cercate di capire questo, perché è importante. Una volta che voi capite questo vuol dire che siete già sulla buona strada. Bene. Travi, ami e piombi. Allora, li abbiamo lasciati per ultimo perché per quanto mi riguarda questa è la ciliegina sulla torta. Come abbiamo detto prima quando si parlava di attrezzature, il finale è la parte fondamentale perché è la parte che va direttamente al pesce. Quindi quando noi andiamo a costruire un trave, non badate a spese, cioè non andate in economia sul trave. Partiamo dal presupposto che per quanto mi riguarda, i travi io ormai uso praticamente solo fluorocarbon. Qualcuno mi dirà il contrario, qualcuno mi verrà contro, ma questo è il mio pensiero e io lo porto avanti. Allora, Davide, cosa facciamo? Iniziamo a vedere una slide così parliamo sulla slide? Sicuro? Ok. No, l'altra. Eccola qua. Ok. Questa è il trave che io chiamo il trave perfetto. Trave perfetto vuol dire che quando noi andiamo a fare una pescata di bolentino di fondo normale, questo è il trave che ci dà più soddisfazioni. E adesso ve lo vado a commentare parte su parte. Allora, voi vedete innanzitutto che ci sono due braccioli, ok? Io quando vado a pescare per conto mio utilizzo sempre due braccioli. Il terzo bracciolo non mi dà grande soddisfazione, il terzo bracciolo è una perdita di tempo e il terzo bracciolo per me è anche una perdita di soldi, perché già costruire un trave così fatto bene ci vuole tempo e soldi, quindi aggiungere un terzo amo che spesso e volentieri pescherà poco non ha un senso, tranne che quando vai a fare delle gare. Quando vai a fare delle gare tutti pescano a 3 ami, io stesso pesco a 3 ami, ma questo, ripeto, è sempre parentesi gara che in questo momento non ci interessa. Le prime cose che noi dobbiamo andare a vedere su questo trave. Allora, forse l'abbiamo già detto, più noi saremo fini con gli spessori dei travi, più avremo degli ottimi risultati. Ovviamente scendere poi ti porta a dei rischi. Quindi ok che dobbiamo essere molto leggeri, però non esageriamo, perché se poi vai veramente troppo leggero, ogni pesce tende a rompere e soprattutto se poi utilizzi dei braccioli, dei travi troppo fini, a prescindere la torsione ci crea sempre dei disturbi. Quindi andiamo a vedere nello specifico. Partiamo dal trave. Allora, io qui ho messo un range dallo 0,25 allo 0,28. Questo è un range abbastanza standard, cioè ricordatevi che io pesco nel Cagliaritano, quindi zona sud della Sardegna. So benissimo che la maggior parte di voi è convinta che in Sardegna i pesci ti salgano in barca da soli, e questo purtroppo non è vero, soprattutto nella zona sud, che è la zona di Cagliari, dove c'è il massimo pressione, la massima pressione di pescatori professionisti, quindi di strascichi, e soprattutto di pescatori sportivi come noi. Quindi il pesce nella nostra zona è molto ma molto diffidente. Questo mi porta a pescare sempre con dei finali molto fini. Poi magari andando in zone più a nord della Sardegna ho pescato anche con fili molto più grossi, però quello diciamo è un'altra situazione. Ognuno di voi deve ragionare più o meno sul posto dove sta. Quindi
da 0,25 a 0,28 è un trave abbastanza standard. Voi vedete qui al centro che abbiamo messo 120 centimetri. 120 centimetri è la distanza che noi abbiamo messo, perché poi se voi andate a vedere i braccioli, io ho messo che il bracciolo deve essere di 60 centimetri. Quindi ragioniamo che se il bracciolo di sopra va giù e il bracciolo di sopra va su, 120 centimetri, praticamente i due braccioli non si vanno a toccare. Quella è la proporzione, secondo me, migliore per poter andare a pesca a fondo, perché l'amo di sotto pescherà appoggiato al fondo e quindi avrà una situazione tutta sua, mentre l'amo di sopra pescherà un po' più in alto e quindi avrà una situazione completamente diversa. Voi vi accorgerete sicuramente che ci saranno giornate dove pescherete solo con l'amo di sotto, vi accorgerete che ci saranno giornate dove pescherete solo con l'amo di sopra. Alcune volte, che sono le più fortunate, magari mangeranno in entrambi. Questo perché molte volte capita che il pesce vuole mangiare l'esca appoggiata sul fondo e quindi toccherà solo l'amo basso. Altre volte invece vi accorgerete che magari sul fondo c'è una corrente che non piace, o c'è della mucilagine, o semplicemente è anche una questione di temperatura. L'amo di sotto non verrà minimamente considerato e noi pescheremo solo con l'amo di sopra. E qui entrano discorsi dove tu puoi anche fare una paratura con due ami bassi, una paratura con due ami alti, però quelle già sono delle varianti che voi potete fare. Però per iniziare, secondo me, quella che vi abbiamo fatto vedere è la paratura migliore che voi potete fare. Riandiamo a vedere nello specifico braccioli da 60 cm. Secondo me il bracciolo da 60 cm è il bracciolo vincente. Poi anche lì, qualche volta puoi usare un bracciolo più corto se c'è molta corrente. Puoi usare un bracciolo anche da 80 a 1 metro se c'è zero corrente, però sia l'uno che l'altro poi vi daranno altri problemi. Quindi, tra vedere e non vedere, noi al 90% peschiamo con braccioli da 60 cm. Altra cosa molto importante è il diametro dei braccioli. Cioè, se Davide mi fa rivedere la slide, vi faccio vedere che io ho messo dallo 0,23 allo 0,26. Molti mi dicono, ma che differenza c'è tra il 23 e il 26? Quasi non si vedono. È una differenza molto importante. È la differenza proprio della, di come l'esca si mette in corrente. Ok? Io normalmente pesco col 23, perché è il filo che mi permette di pescare tanti pesci, il filo che mi permette di pescare anche pesci grandi, e con un po' di dimestichezza riesce a tirare su anche pesci molto importanti. Vi dico un piccolo racconto della preparazione della gara che abbiamo fatto 2 settimane fa. Io per due uscite a mare ho preparato col 25, con pessimi risultati, pensavo non ci fossero i pesci. Fortunatamente invece del giorno prima della gara, quindi la preparazione più importante, ho fatto proprio la scelta di usare un trave con 23 da una parte e 26 dall'altra, e mi sono accorto che il pesce mangiava solo esclusivamente nel 23, quindi spostavo il 23 da sopra a sotto e lui continuava a seguire il 23. Quindi vedete come tra 23 e 25 può passare un mare incredibile. È anche vero che se per voi, se nella vostra zona o in quella determinata giornata mangia sul 25 o mangia anche sul 28, meglio ancora, nel senso che pescare con quei fili sei veramente il re, perché anche facendo errori difficilmente un pesce rompe. Col 23 sei sempre 23, 22, 20, sei sempre sulle uova. Però ricordatevi che il pesce mangia meglio quando l'esca si mette perfettamente in corrente. Quindi questo è molto importante. Ovviamente, se voi vedete, vicino all'amo c'è una zona leggermente più marcata. Quello è un rinforzo, cioè io pesco con un bracciolo di 60 cm del 23, però spesso e volentieri gli ultimi 5, 6, 7, 8 cm faccio un rinforzino. Io
faccio un nodo che si chiama Yucatan, però potreste fare anche una brillatura, potete fare anche un uni su uni, quello non è un problema. E gli ultimi 7-8 cm metterli di uno spessore leggermente più grosso. Questo perché? Se voi utilizzate un bracciolo del 23 con un micro finale del 26, il bracciolo 23 comunque si muove perfettamente in corrente, però il pesce andrà a mordere sul 26. Cosa vuol dire? Che un 23 dopo 10-20 pesci sarà completamente rovinato e andrà cambiato, mentre un 26 invece di tenere 20 pesci ne tiene 50. Quindi ragionato su una gara è tempo risparmiato. Ragionato su una pescata normale devi sostituire meno volte il trave, quindi con un risparmio anche in tempo di soldi e di tempo a preparare braccioli. È abbastanza chiaro, Davide, questo? Assolutamente, tutto assolutamente chiarissimo. Ok. Abbiamo visto che ci sono 2 sistemi di montatura qui, però abbiamo lo sgancio rapido sopra e la girella 4 fori non intersecante sotto. Ma Ok. abbiamo una scheda apposta per questo, quindi se tu vuoi passo direttamente Sì, alla passala prossima. questa e poi torniamo per dire altre 2 cose su questo trave. Ecco, allora, nello specifico qua ho messo i 2 sganci che io utilizzo. Questo di sotto è una 4 fori stonfo non intersecante, cioè, vedete, ha un foro per il trave e un foro per il bracciolo, e i 2 fori ovviamente non si intersecano per evitare che il filo si rovini. Queste 2 pallette bianche sopra e sotto sono 2 perline incollate, quindi noi andremo a incollare sul trave delle perline, classica perlina di quelle da collanina, possibilmente trasparente. Questo per evitare di fare nodi, perché la 4 fuori deve essere ingabbiata. Se noi andiamo a fare un nodo qui, il problema è che il fluorocarbon perderà il suo carico di rottura. Quindi facciamo l'esempio che se il nostro 0,28 tiene 10 kg, facendo un nodo lo porteremo a 5 kg, quindi è inutile usare uno 0,28. Noi incolliamo, che è una cosa più lunga, più fastidiosa, però se è fatto bene, il 28 a 10 kg di carico di rottura, 10 kg rimarranno. E poi vedete anche qui, all'esterno della palletta, un'altra palletta, sempre bianca. Quello è semplicemente un nodino che noi andiamo a fare sul bracciolo per evitare che il bracciolo esca dalla 4 fuori. Andiamo a fare un nodino e anche quello gli metteremo una puntina di colla in modo tale che lui da qui non possa uscire. Questa apparatura io l'ho usata per tantissimi anni con risultati super, cioè un'apparatura perfetta perché è tutto trasparente. Questo è proprio il trave che io chiamo ghost, perché è un fantasma, veramente non si vede. La 4 fuori è trasparente, le perline sono trasparenti, tu non vedi niente, il pesce ancora meno. Se riesco un attimino, ce l'ho qua, se mi riallarghi un attimino ve la faccio vedere. Vediamo un attimino. Ovviamente ho staccato il lamo sbagliato. Ecco l'acqua. Allora, vi faccio vedere i particolari. Allora, eccolo qua. Dove siamo? Oh, eccolo qui. Lo vedete? Vieni qui. Eccolo qui. Mi sta facendo dannare. Eccolo qui. Vedete incollaggio. Altro incollaggio. E qui c'è la 4 fuori col nodino che vi ho detto. Vedete? Dove sei? Ecco qui. Un altro nodino a cui qui però per pigrizia hanno tagliato il baffetto, altrimenti anche questo sarebbe perfettamente tondo. Questa è un'apparatura perfetta. Poi vi faccio vedere sempre il bracciolo lungo 60 cm, 0,23. Aspettate. Eccolo qui. Tac, colliamo sempre il numero 5 barra numero 6 e qui vedete un'altra cosa di cui non vi avevo ancora parlato. Questo è un luminous bait. Questa è una tirante che vende la Tubertini che noi spesso e volentieri utilizziamo.
abbiamo notato con ottimi risultati sia per le grosse tenute, ma soprattutto per i caponi. Il capone va a matto perché innanzitutto è fluo e poi ingrandisce l'esca. Ok? E un'altra cosa molto divertente del Luminous Bait è che è bloccato con un, vedete, con uno stopper che io posso andare a spostare e vedete qui nascosto c'è il nodo del rinforzo, quindi il rinforzo diventa completamente trasparente. Questo è un trucchettino. Queste sono cose che tutti possono utilizzare, sono facili da comprare, facili da montare, e io metto il Luminous Bait a circa 7, 8, 9 cm dall'amo, perché se tu lo attacchi all'amo, dopo 10 secondi i pesci te l'hanno mangiato. Quindi se vuoi che ti duri, lo devi leggermente staccare. Ok? Questa è un'apparatura che ho usato per tanti anni, ripeto, con grandi risultati. L'unico problema è quando questa apparatura si rovina, un amo si rovina, devi prendere tutto, buttare, perché in barca è complicato tagliare, riannodare, eccetera, eccetera, e vai con un'altra apparatura. Tant'è che quando io vado a mare, di queste apparature me ne porto quando 10, quando 20, quando 30, quindi ci vogliono un po' di travi. Ultimamente, andando invece a fare delle gare più impegnative, come le finali dei campionati italiani, e quindi devi andare a prepararti quei 200-300 travi, eccetera, eccetera, ho utilizzato invece questa seconda montatura che vedete in alto, uno sgancio rapido. Lo sgancio rapido ci permette di magari preparare 10-20 travi e magari prepararci solo 100 braccioli, quindi un grande risparmio di tempo e anche soldi. Ve lo faccio vedere nello specifico, anche questo. Ricordatevi, quando andate a preparare molti travi, scrivete come li fate, perché una volta che poi li mettete nella cassetta non si capisce più nulla, quindi scrivete se è fatto con lo 0,28, se è fatto con lo 0,25, se sono lunghi 60, se sono lunghi 50. Ecco, questo non si vede perfettamente, ma è uno sgancio rapido, sempre con le due perline incollate e all'interno lo sgancio rapido. Ok? Poi vedete, questa è fatto proprio per la gara, quindi vedete ho anche infilato il tubicino nei nodi proprio per rendere il trave molto liscio, per evitare qualsiasi tipo di nodo, perché ogni nodo, come in questo caso, può creare altri nodi che ci rovineranno il trave. Adesso vi faccio vedere invece, ecco qua, questi invece sono i braccioli. Se vedete qua, se riesco a tenerlo fermo, c'è scritto 0,23,5 riporto, vuol dire che c'è il bracciolino più grosso del 25 centimetri 60 amo 5, quindi io mi scrivo esattamente tutto perché altrimenti me lo dimentico e quando vedo poi i braccioli mi sembrano tutti uguali e nella fretta di una gara, di una pescata, si fanno disastri. Ecco qui, qua vedete, io ho preparato tanti braccioli, eccolo qui, ecco qua, andate a vedere che sono attaccati l'un l'altro per comodità, però a me interessa farvi vedere questo. Allora, questo è, vedete, il bracciolo esattamente come l'abbiamo fatto vedere nella slide, quindi c'ha bracciolo di 60 cm, questo tubicino da 0,8 e qui una microasola. Adesso, se ce l'ho a portata di mano, vi faccio vedere anche un'altra cosettina. Vediamo. Questo è un aggeggetto che vi serve per fare queste microasole. Dove sono? Eccolo qui. Queste microasole fatte a mano diventano complicate. Questo è un aggeggetto che vende la Tubertini, che costa un sacco di soldi, 3 euro, con cui voi potete fare velocissimamente queste microasole. Quindi cosa andiamo a fare? Vediamo se riusciamo a vederlo. Ok? Allora, questo è il nostro gancetto. Lo andiamo a inserire. Tac, avete visto? Facile. E poi prendiamo il tubicino
il tubicino lo infiliamo all'interno. Scusatemi, e lo andiamo a infilare. Mamma mia, eccolo qui. E quindi cosa prenderà? Prenderà il nodo, l'asola e anche una parte della girella, in modo tale che il bracciolo qua non si possa mai annodare. E soprattutto poi c'ha questo tubicino che rende leggermente rigido la prima parte, evitando dei nodi. La cosa bella è che questa roba qui ovviamente ti evita le torsioni, perché lui gira intorno al trave, ma gira anche intorno a se stesso. Quindi girando intorno a se stesso evita le torsioni dei pesci, mentre girando qui intorno evita la trazione semplicemente del mulinello mentre sta salendo. Come ho detto prima, altra cosa importante è sempre la girella sul piombo, perché il piombo quando sale tende sempre a girare su se stesso. Quindi girella sul piombo e girella sul trave. Quindi con tutti questi accorgimenti, ok, che ci impiegheremo tanto tempo a farle a casa, però poi in pesca avremo il massimo dei risultati. Ok? Davide, se torni alla slide iniziale, dico una cosa importante che mi sono dimenticato. Ecco, perfetto. Quindi abbiamo parlato di trave, abbiamo parlato di braccioli, di rinforzi, gli ami ne abbiamo già parlato. Una cosa molto molto importante, la lunghezza del trave. La lunghezza del trave è fondamentale. Vedete qui c'è scritto: il trave non deve mai superare la lunghezza della canna. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi immaginatevi, abbiamo, vedete qui sopra, 40 cm, 120 cm, e poi dobbiamo tenere conto che quest'amo basso, quindi l'amo che sta giù, quando noi recuperiamo andrà sul fondo, quindi dobbiamo contare 60 cm di bracciolo, 120 di trave, 40 di trave, e siamo a circa 2,20. Poi dobbiamo sempre ricordarci che la nostra girella non può mai andare a sbattere sulla canna, quindi con una canna di 3 metri noi siamo al limite per poter usare un trave del genere. Ok? Quindi torniamo inizialmente a quello che abbiamo detto. Vi ricordate all'inizio la canna lunga? Ecco, la canna lunga ci permette di utilizzare un trave di questo tipo qua. Se noi avessimo una canna di 2 metri, 1,80 m, questo trave noi non lo possiamo utilizzare. Perché cosa succede? Che quando noi recuperiamo, la girella andrà a sbattere sulla canna, il trave sarà ancora in acqua e quindi noi non riusciamo, tirando sulla canna, a portare in barca i pesci. E questo ci causerà la perdita di tanti pesci. Ok? Altra cosa importante per cui io non utilizzo 3 ami, perché per utilizzare 3 ami dovresti dare altri 120 cm sopra, e quindi anche le canne di 3 metri, 3 metri e mezzo non basterebbero più. Ed è per quello che noi quando andiamo in gara abbiamo canne da 5 metri per utilizzare 3 ami, a discapito della nostra salute, perché a fine di una gara con una canna da 5 metri la spalla ti saluta. Quindi quando noi andiamo a pescare per conto nostro cerchiamo di limitare i danni. 2 ami, canna da massimo 3 metri e mezzo. Ci siamo? Io direi di sì. Beh, come vedi, ti avevo detto che facevamo veloci, no? Era una cosa facile, indolore, e in poco tempo ce la sbrigavamo. Comunque direi che la mission è compiuta. Adesso abbiamo dato a tutti i nostri amici degli ottimi spunti, delle ottime informazioni per iniziare già da campioni. Devo dire che Fabrizio è stato bravissimo, la sua lunga esperienza sia in pesca che come insegnante, perché vi ricordo sono tanti anni che lui fa corsi presso il suo negozio, e l'esperienza fatta anche proprio utilizzando direttamente i materiali ti porta a semplificare molto le cose, ma a dare informazioni assolutamente importanti e fondamentali per iniziare a pescare bene e avere anche successo e portare a casa i risultati. Io direi che per questo video abbiamo concluso.
Vi rimando a guardare sulla descrizione del video e anche sul primo commento, dove metteremo tutte le informazioni utili per gli eventuali materiali che vi dovessero servire. Già io dovrò fare a questo punto un ordine, perché un paio di cose mi mancano e quindi sono assolutamente obbligato a fare anche questo Vediamo piccolo di ordine. trattarti bene. Sì, non c'è nessun problema. E niente, ci vediamo alla prossima e ancora grazie Fabrizio e grazie a tutti voi che ci avete seguito, e presto ci sarà un altro video su un'altra tecnica di pesca che sicuramente vi interesserà. Una la faremo sicuramente di nuovo con lui, perché riguarderà i calamari, e là si aprirà di nuovo un mondo. Però non vi voglio anticipare nulla, iscrivetevi al canale, mettete un like, anche se so che l'avete già messo, e ci vediamo presto. Grazie ancora Fabrizio. Ciao, e fateci un sacco di domande a cui noi risponderemo il prima possibile, e sperando di risolvere tutti i vostri dubbi. Un grande abbraccio anche alla Simona, che è passata dietro prima, anche se cercava di camuffarsi sotto. Ha cercato di camuffarsi, ma l'abbiamo vista. L'abbiamo beccata. Va bene, dai, ci vediamo allora. Ciao Ciao, un ciao. saluto dalla Sardegna e da Matti per la pesca. Ciao ciao ciao. Ciao.